Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento del Salotto dei Misteri. E oggi parliamo di un mistero, tra virgolette, che ha radici molto antiche, pressoché diffuse in tutte le culture del mondo, in tutte le società del mondo e ad oggi è ancora vivo, seppur in modo totalmente differente, anche se una parte di chi utilizza questi metodi, che ora naturalmente vi dico cosa sono, lo fa anche diciamo in onore delle tradizioni antiche, con l'uso di strumenti come potrebbero essere le rune, i tarocchi, i jing e via discorrendo. Quindi stiamo parlando di divinazione. E per parlare di divinazione, naturalmente, affondiamo diciamo, le nostre conoscenze nel periodo più oscuro dell'antichità, dove venivano fatti i vaticini. I vaticini praticamente in ogni tradizione mondiale venivano fatti più o meno in modi analoghi e parzialmente diversi per certi aspetti, infatti si spazia da conoscenze legate all'astronomia, legate alle pietre, legate alle fasi della luna, del sole, a dei simboli, oppure in alcuni casi, per esempio, alle ossa degli animali, ad alcuni degli organi estratti da animali sacrificati, come per esempio il fegato, e via discorrendo. Naturalmente in ogni epoca, in ogni tradizione, in ogni cultura, appunto in maniera parzialmente o totalmente differente. Quindi già ai tempi antichi, quando c'erano gli antichi egizi, i mesopotamici, i cinesi, le popolazioni della valle dell'Indo, il vaticinio era già in uso. Ci vediamo tra 8 secondi come consuetudine dopo la seconda sigla direttamente con gli ospiti che questa sera saranno l'amico Roberto Lombardini e l'amica Ambra D'Agostino. Ciao Ambra, ciao Roberto e benvenuto a tutti quanti in live. Ciao Gabriele, ciao Roberto, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao Ambra e ciao Gabriele. Allora, questa sera affronteremo un argomento che sicuramente è considerabile come i tanti argomenti misterici, in ognuno in modo differente, è sicuramente in questo caso più un mistero storico e sociale che diciamo legato magari a cose considerabili fantastiche, fantascientifiche, eccetera, come accade spesso magari per chi guarda dall'esterno con scetticismo le questioni ufologiche, paranormali e via discorrendo, anche se in un certo senso forse potremmo dire che gli argomenti di questa sera in qualche modo hanno a che fare forse direttamente con il mondo paranormale, perché comunque entriamo nel mondo della magia, entriamo nel mondo degli sciamani, degli stregoni, eccetera, che ovviamente in tempi antichi avevano un ruolo ben diverso da quello che è l'immaginario attuale, che li etichetta in un determinato modo. Prima erano delle figure legate alla medicina, all'astrologia, quindi all'astronomia, alle conoscenze esoteriche della natura e via discorrendo. Quindi stiamo parlando di qualcosa appunto che ha radici estremamente profonde, lontane nel tempo. Prima di iniziare io con una spiegazione, mi sono preso degli appunti perché ovviamente per quanto sia un argomento che a me interessa, non è uno dei miei argomenti, quindi non posso conoscere tutto di tutto. E volevo fare ovviamente agli amici qui in studio una domanda: come mai vi siete approcciati a questi argomenti ed in particolar modo a quelli che sono magari di più di vostro interesse, quindi quelli che magari nella vita quotidiana o comunque in determinati casi utilizzate e vi piace portare avanti come passione, come strumento appunto di divinazione.
Non so, vuole Vai, cominciare vai. Ambra, comincio io? No, comincia tu che già stai parlando. Comincio. Ok, beh, io che ti devo dire, parlo per il discorso Tarocchi, e vabbè, come dire, una cosa che ho incontrato lungo la mia strada, ma è normale che poi dopo, voglio dire, è una sorta di cammino che si fa, per cui, sai, dopo incontri, come si potrebbe dire, le persone che ti guidano in questo cammino, letteralmente in questa via, ed è una via che non finisce mai, perché in effetti, al di là di quello che è l'aspetto divinatorio dell'utilizzo del mezzo, in realtà è un viaggio dentro se stessi. Non so, se ci ricordiamo l'oracolo di Delfi, diceva Gnoscete ipsum prima, cioè conosci te stesso e poi vai verso il resto. E quindi è un po' così. Dopo, vabbè, stasera penso avremo modo di raccontarci, e io anche, insomma, se vi piace un po', racconterò quella che è la mia esperienza in questa cosa. Ok. Sì, Vai, io rispetto a quello che ha appena detto Roberto, mi trovo ad esempio ad avere vissuto l'esperienza dell'incontro proprio come un qualcosa che mi sono ritrovata sul cammino, anche in un momento in cui ero molto giovane, ero una bambina in realtà, ed è stata un po' la curiosità che mi ha spinto perché ho trovato per caso in casa un mazzo non proprio di tarocchi, in realtà erano delle sibylle che erano in omaggio ad una rivista, di quelle riviste che negli anni 90 si acquistavano quando si andava al mare, quando si andava in spiaggia, insomma era una rivista che ha acquistato mia madre, e c'erano appunto queste carte che servivano per la divinazione, con tanto di libretto, insomma, di spiegazioni. Io mi sono incuriosita nei pomeriggi, insomma, in cui magari i grandi erano a fare riposino pomeridiano, ero sveglio, ho cominciato un po' a dare un'occhiata, no? Poi mi sono accorta che effettivamente in casa c'erano anche le carte siciliane, e da lì mi è venuto voglia di capire. Avevo 12 anni, ecco, è difficile dire cosa e come in quel momento io abbia veramente, cioè che tipo di consapevolezza potessi avere. Avevo la consapevolezza di una ragazzina incuriosita da qualcosa di cui ancora non avevo mai sentito parlare. Poi è chiaro che col tempo ci sono stati degli episodi che mi hanno riavvicinato, perché non è stata una linea continua, ecco. Ci sono state delle interruzioni e delle riprese in momenti diversi della mia vita, e ritornando anche a quello che ha detto Roberto, che condivido pieno, la divinazione è uno degli aspetti che possiamo associare all'uso dei tarocchi, come quello dei Ching o delle rune o qualsiasi altro metodo di divinazione, comunque strumento che noi andiamo ad utilizzare, principalmente quando poi cominci ad esplorarlo con una consapevolezza più diciamo introspettiva, ti accorgi che sono in realtà un viaggio dentro te stesso. Poi facendo quel viaggio dentro te stesso sei probabilmente anche in grado di accompagnare qualcun altro in quel viaggio, non semplicemente per soddisfare la curiosità del momento, della domanda, no, relativa ad un campo della vita, quanto proprio prima di rispondere a quella domanda che vorresti soddisfatta, quanto vale invece, cioè quanto è importante cominciare a guardare intanto dentro di te perché ti stai ponendo quella domanda. Cioè ti permette perdonami se ti interrompo, ma ti si sente di nuovo malissimo e con un fruscio terribile. Ti invito di nuovo a fare quell'operazione di poco fa. Ok, quindi esco. Ok, Sì, e vado. rientri. Torno subito. Beh, che dire, condivido in pieno quello che ha detto Ambra, è vero. Ed è questo il concetto, cioè uno quando si approccia a questo campo, per prima cosa deve davvero guardare dentro se stesso. Ma questo lo faccio io come persona che fa un determinato percorso e che magari si trova a fare una divinazione per qualcun altro, ma anche quello che chiede la divinazione senza saperlo, in realtà fa un percorso dentro se stesso, proprio come primo approccio. Prova, Ambra. Parla. Non ti si sente. Allora, nel frattempo... Ok. Ecco, Ho ora si tolto le sente. cuffie, scusatemi. È meglio? Va bene, allora Sì, rinuncio alle molto cuffie. meglio. Sì, Non c'è va molto problema. meglio. Rinuncio alle cuffie. Eccomi. Ah, Roberto stava dicendo che si trova perfettamente d'accordo con te.
Sì, il percorso è giustissimo, il percorso è un percorso dentro se stessi, non solo per chi, permettetemi il termine, legge, ma anche per chi domanda, anzi soprattutto. Sì, sono d'accordo, anche perché per chi come noi, Gabriele ci ha definito degli appassionati, no? Che ci si interessano e ci interessiamo di questi argomenti. Chi si approccia a noi perché ci conosce, perché ci incontra, magari non è detto che abbia fatto il nostro stesso percorso, nella maggior parte dei casi magari no. Quindi ha una visione magari diversa, che è forse quella più convenzionale, più condivisa, la curiosità, il farsi dare una risposta su un cruccio, su qualcosa di cui si preme sapere l'esito, no? Di un qualunque evento della vita, sapere di poter avere un canale attraverso il quale ottenere una risposta che si avvicina diciamo, alla verità, perché dico si avvicina, poi magari ci ritorniamo su questo aspetto, perché molto fa anche come viene trasmesso il messaggio e come viene interpretato dall'altra parte. Ecco, almeno per quanto mi riguarda, quello di cui mi accorgo è che poi probabilmente chi ha una certa consapevolezza ha, tra virgolette, anche un po' il compito di indirizzare chi si avvicina per una determinata motivazione a scoprire che in realtà questo potrebbe essere una chiave di lettura diversa per se stessi, prima di poi interrogarsi su quelli che sono gli eventi futuri. E capita comunque anche questo, c'è da dire, cioè, o almeno io ho riscontrato comunque questo genere di apertura comunque dall'altra parte. Non sempre, però l'ho riscontrato. Sì, sì, completamente d'accordo anche stavolta, è vero. Nel senso che poi tante volte la domanda che viene posta, per assurdo diventa meno importante. Nel senso Sì, che uno capisce che c'è tutto un concetto a monte per cui è arrivato a fare quella domanda, ma lui doveva attraverso quella domanda avere un'altra risposta, ma che non era quella che lui voleva. Era sì, in è realtà una vero. risposta per se stesso, per cambiare, per fare un passo, per camminare in un'altra direzione. Devo O dire che l'ho sperimentato principalmente su me stessa. vabbè, Cioè nel questo momento in cui, ecco, mi sono approcciata a questo mondo in maniera, diciamo da adulta, mossa dalla curiosità comune che può avere chiunque nei confronti di questo tipo di possibilità, no, di poter avere una risposta dal futuro in un qualsiasi modo non convenzionale, che non sia appunto fare dei calcoli. È vero che in un primo momento era più la voglia, la curiosità di voler sapere una risposta, ma diciamo anche scontrandomi col fatto che non sempre la risposta sembrava compatibile con quello che era effettivamente la domanda, è stato lì che poi ho capito che dovevo cominciare a interrogarmi. E torno su un altro aspetto che tu hai toccato, che è quello delle guide, cioè il fatto che ci si ritrovi poi lungo il cammino, proprio perché poi ci si incontra tra affini, ci si può ritrovare anche ad incontrare delle persone che ti aiutano a sviluppare, ad approfondire, a vedere da altri punti di vista quell'aspetto magari della tua conoscenza che avevi, per esempio, dei tarocchi o di altri metodi di divinazione. Quindi è molto importante, probabilmente è stato importante anche condividere, cioè non aver tenuto per sé questa esperienza, questa conoscenza, aver voluto comunque approfondire, rivolgersi anche a quegli ambienti, a quelle circostanze dove fosse più facile magari interagire con delle persone che potessero potenzialmente, diciamo, in potenza darti qualcosa, a cui tu poter dare qualcosa da questo punto di vista, prima di approdare a quelli che poi possono essere eventi, serate e quant'altro che possono anche, insomma, manifestarsi poi come qualsiasi altra cosa. Ci sono anche quelle circostanze, quelle serate, quegli eventi specifici dove c'è magari la persona che si occupa per esempio gente che magari appunto ecco fa qualcosa che abbia a che fare col mondo olistico e quindi magari fa le proprie prestazioni in tal senso. Chi fa i massaggi shiatsu, mi riferisco magari a degli eventi, soprattutto per me che sono a Palermo, periodicamente c'erano degli eventi organizzati da un'associazione di cui ho fatto parte, faccio parte tuttora. C'erano tante persone magari che si approcciavano a queste piccole fiere dove c'erano tutti questi operatori olistici, ognuno con la propria disciplina, e dall'altra parte c'era sicuramente tanta curiosità, tanta voglia di capire, ma non sempre poi per tutti, cioè per molti si può fermare ad un'esperienza di quel momento, quell'esperienza lì, e poi non per tutti necessariamente è poi un proseguire. Ci può essere anche il mordi e fuggi dell'esperienza, ecco. beh, ci Quello sta. di semplicemente volere voler interrogare magari un oracolo, voler avere una risposta, non tutti nello stesso momento, quindi
ci si approccia poi, cioè ci si sposta poi sulla parte introspettiva. Ecco, questa è una possibilità, ma non è l'unica. Beh, diciamo che un po' sta proprio nella parola, esoterismo, conoscenza per poco. Non è un cammino che fanno tutti. Brava, perfetto. Per cui... Allora, io ritengo che un po' tutti quelli che facciamo un cammino esoterico, che poi per certi aspetti è anche occulto, occultistico, perché tratta degli argomenti che comunque vanno in quella direzione, poi da quella direzione l'approccio al paranormale non è molto lontano, molto distaccato. Viviamo un po' questa sensazione del missionario, no? Che deve portare questa conoscenza agli altri, ovviamente non nel senso di convincimento, come qualcuno magari può pensare, o di mettersi là in maniera logorroica a trattare un argomento di cui magari all'altra persona gli interessa soltanto sapere 4 cose contate, eccetera, ma un discorso più profondo e interiore che riguarda appunto la parte esperienziale, non semplicemente l'interesse, in quanto ognuno di noi approcciando a determinate cose, che poi comunque tutti noi che abbiamo degli interessi, diciamo, più palesati, magari che possono sembrare un po' più sociali, un po' più, seppur di ghetto, che approcciano ad altre persone in svariati modi, in realtà ci sono altri interessi legati alle stesse cose che sono più interiori, più personali e addirittura in certi casi potrebbero essere anche una componente legata alla spiritualità e alla mistica, chiaramente. Questo mi porta a farvi anche un'altra domanda prima di parlare poi del vaticinio in generale da un punto di vista storico. Partendo dal presupposto, perché ho visto che già c'era qualcuno che chiedeva esattamente cosa è il vaticinio, quindi ora ci arriviamo, però è comunque una previsione del futuro, quindi anche le profezie, per esempio, di Nostradamus sono una forma di vaticinio, una forma naturalmente più moderna, tra virgolette, che rispetto naturalmente ai mesopotamici a 3000 anni avanti Cristo è sicuramente più moderna. Vabbè, ma sempre previsioni sono. Esatto. Cambia il metodo, cambia il contesto storico, sociale, religioso, perché poi ovviamente quando subentrano, ma questo poi lo dirò più avanti e ne parleremo, naturalmente c'è un salto poi nel momento in cui subentrano i monoteismi e poi c'è un secondo salto nel momento in cui arriva il Rinascimento, quindi dopo il Medioevo, ricambiano nuovamente le cose e poi c'è un ulteriore salto nella nostra epoca dove la tecnologia addirittura in qualche modo la società moderna hanno a che fare con queste cose ma in una chiave completamente diversa. Quindi la mia domanda è, vista la passione per l'esoterismo in generale, ecco perché ovviamente questa tipologia di interesse è legata ad una forma di esoterismo, su questo non ci piove. Qual è stato il motivo per cui si è arrivati ad un interesse esoterico, quindi una ricerca interiore di conoscenza nascosta, che sia stato attraverso la spiritualità, la religione, attraverso gli strumenti come per esempio quelli della divinazione, una casualità, un incontro fortuito, qualunque sia stata la motivazione, se vi va un attimo di parlare di questo approccio che vi ha portato ad innescare quindi una crescita interiore. Beh, comincio io, visto che teniamo lo stesso ordine, va bene. Ok. Io, se devo parlare del mio approccio ai tarocchi, fu molto casuale, nel senso che... Allora, premetto, le carte hanno sempre rappresentato una cosa intrigante e interessante per quanto mi riguarda, cioè anche un normale mazzo di carte, c'è gente che utilizza quello. In realtà poi dopo, cioè, oppure diciamolo subito, cioè, è un mezzo che può avere
come dire, varie sfaccettature, ma alla fine, come si potrebbe dire, è semplicemente ciò che il subconscio o quello che è la parte, permettetemi il termine, la parte divina che abbiamo dentro di noi, la nostra connessione che si esprime attraverso questo mezzo, ma in realtà qualsiasi mezzo potrebbe essere utilizzato. Dopodiché esistono scuole esoteriche, quelle che stiamo citando questa sera in realtà sono tradizioni che arrivano dal passato e hanno un senso, perché sono state, ti permettono, diciamo, di camminare ed iniziare il tuo cammino su come si potrebbe dire, una sorta di sentiero. Dopodiché nessuno cammina per te e tu devi fare il tuo percorso. Giustamente, come prima accennava Ambra, il fatto che tu incontri persone lungo la tua via, e a me è successo così, cioè questa fascinazione per le carte l'ho sempre avuta da bambino. Dopodiché ero in età abbastanza adulta, invece io ero, penso, il primo o secondo anno di università, quindi ho 19-20 anni, e queste mie amiche fecero un corso di tarocchi a Milano, e io dissi ma no, non mi interessa. Dopodiché, facendo un favore a una di queste amiche, lei mi disse ma ti devo pagare, e io dico ma no, figurati, e questa per contro mi regalò un mazzo di tarocchi, e a quel punto non potevo più nascondermi, e quindi mi dissero ci pensiamo noi, mi iscrissero allo stesso corso dove avevano frequentato loro, ed era un corso di Luisa Beni, che è una nota appunto tarologa, esoterista, che ad oggi è ancora la mia maestra, anzi siamo insieme in un'associazione, abbiamo fatto 30 anni, forse più, insieme, quindi proprio un incontro di destino, e da lì ho cominciato, diciamo, in maniera ortodossa questo cammino, ma come dico, cioè, è un cammino che non finisce mai, cioè, è un cammino di crescita, quindi è un cammino di ricerca, non c'è una fine, c'è sempre un qualcosa che devi andare a vedere, è un qualcosa che vai a cercare continuamente. Proprio questo, secondo me, è la caratteristica principale di quelli che si approcciano a questo mondo, è quello di non fermarsi mai, perché c'è sempre qualcosa da scoprire, c'è sempre qualcosa da cercare. Questo è, secondo me, fondamentale. Quindi diciamo che è stato il caso a introdurti all'esoterismo. Sì, ammettendo poi che il caso non esiste, per come la penso io, e quindi poi il destino mi ha portato in quella direzione. Però sì, però non esiste neanche il destino, quindi io ci credo abbastanza, per cui vediamo. Però qui entriamo in quello che si crede, per cui ognuno, secondo me, giustamente. Sì, chiaro. Però va bene, quindi è così. Beh, vedi Roberto, è così, perché in effetti rispecchia un po' quello che è successo a me per alcuni aspetti, più che altro per una questione di amiche, nel senso che quell'amica che Gabriele conosce bene, come in quanto mia amica, ma che anche Gabriele ha conosciuto tanti anni fa, c'è stato un periodo in cui, ora veramente non saprei dire qual è stato il momento, ma siamo andati in una libreria che trattava prevalentemente appunto testi esoterici, quindi una libreria qui a Palermo, con l'occasione di dover comprare appunto lei credo un mazzo di carte, non ricordo se volesse comprare proprio le carte o le aveva, voleva un sacchettino per le carte, insomma, consultando poi dei testi, facendo amicizia con il proprietario di questa libreria, ho, diciamo, riscoperto qualcosa che avevo accantonato negli anni precedenti, che era il mio interesse per quello che riguarda il mistero. Ecco, partiamo da quello che riguarda il mistero, che mi ha riportato poi alla mente quando intorno ai 20 anni cominciarono a venire fuori le prime teorie che oggi definiamo complottiste, a cui mi ero avvicinata. Dico, sembrerebbe che stia facendo una deviazione, ma in realtà non lo è, perché c'è stato un periodo durante le prime teorie complottiste a seguito della caduta delle Torri Gemelle, in cui mi ero avvicinata molto allo studio, c'è stata l'opportunità di utilizzare internet in maniera più fruibile, singolarmente, quindi anche da casa, di cercare di approfondire tutte queste teorie, tutte queste dietrologie. È inevitabile poi inciampare in tutta una questione di complottismi appunto legati anche all'esoterismo. Quindi avevo risvegliato un po' questo interesse, l'avevo accantonato, frequentando questa libreria ho risvegliato di nuovo questo interesse e mi sono ricordata che comunque a me piaceva questo mondo, che mi sarebbe piaciuto riprendere a studiarlo in qualche modo. Abbiamo iniziato un percorso molto breve, perché poi è stata una cosa che riguardava la meditazione, erano degli incontri che facevamo sulla meditazione creativa. Ecco, lì ho cercato un contatto maggiore con la mia spiritualità.
è stato un contatto con la spiritualità che poi mi ha avvicinato a questo mondo e cercavo in qualche modo di scavalcare quel confine tra il visibile e l'invisibile, tra quello che vivi nel quotidiano, nel concreto, e quello che invece è il tuo mondo interiore e con tutto quello che comporta. E ho cercato un po' di a secondare quali erano le strade che in quel momento incrociavo, su quali potevano essere i vari tipi di studi che potevano interessarmi, e così via nel tempo, in maniera comunque devo dire molto diluita. Cioè, in realtà non c'è stato poi da parte mia, per esempio, un partecipare magari a dei corsi, oppure questa qualcosa proprio nello specifico di questo tipo, però magari incontrare una persona, un carissimo amico, con il quale abbiamo cominciato per esempio a studiare le tavole di Tot. C'erano degli episodi così che si concatenavano, e perché poi appunto si creano queste affinità elettive, si creano questi diciamo incontri che nulla accade per caso, ed era inevitabile che poi ci si ritrovasse più persone a essere interessati su un determinato argomento, a volersi incontrare, a volerne parlare, più la mia esperienza personale che andavo sviluppando, perché ho cominciato comunque a consultare soprattutto online. Devo dire che ho consultato molto online, libri acquistati veramente pochi nel tempo, magari a volte li andavo a consultare alla Feltrinelli, per esempio quello dei Ching, o manuali sui tarocchi, però poi non so se a questo avremo modo di approfondirlo, tutto quello che sono i manuali, tutto quello che riguarda, lasciamo perdere per i Ching che sono delle cose proprio strutturate in un determinato modo. Per quel che riguarda per esempio i tarocchi e gli archetipi in generale, ci sono realmente degli archetipi che sono quelli e sono imprescindibili perché hanno un valore comunque convenzionale, però poi c'è l'intuito, che è quello che si sviluppa, che ti consente anche a chi magari non ha mai aperto un mazzo di carte in vita sua, di tirare fuori 3 carte, riuscire a tirar fuori, chiamiamolo vaticinio se vogliamo, che non ricordo ora dove ho letto questa cosa, però mi verrà in mente. Credo che ci siano anche alcuni psicologi che in fase di consulenza di psicologia tendono ai loro pazienti a fare, per esempio, estrarre degli arcani, no? Per chiedere semplicemente cosa ti dice questa immagine. Cioè il fatto stesso di dire cosa ti dice questa immagine, cosa ti suscita, significa allenare comunque l'inconscio di cui tu parlavi, e poi probabilmente, se è così, davvero così, perché a me piace dire se è così, se per esempio come dice Jung esiste un inconscio collettivo, Bravo. L'hai appena tutte le nominato il risposte psicologo sono Jung e nell'inconscio i tarocchi. collettivo, le tiriamo fuori, diciamo, con questa lente di ingrandimento che può essere la carta dei tarocchi, che può essere l'esagramma dei Ching, che possono essere le rune. Non facciamo altro che puntare una lente di ingrandimento e andare a pescare all'interno dell'inconscio collettivo, se vogliamo, nell'iperuranio delle idee, come diceva Platone, qualcosa che già esiste e che aleggia su di noi sotto forma di coscienza così eterea. Quindi insomma è poi complesso andare a, cioè, è impossibile quasi non divagare, però per dire che il contatto poi avviene con queste realtà per chi le approfondisce nel tempo, perché si acquisiscono delle consapevolezze e poi una cosa tira l'altra, cioè è inevitabile poi voler approfondire, andare avanti step by step, come dice Roberto, non ci si ferma, cioè ci si ferma solo se si ha la volontà di fermarsi, perché uno dice questo è un periodo nel quale mi fermo un attimo, voglio far sedimentare magari quello che ho capito, cioè, ci possono essere, poi quello è individuale, ma la conoscenza, la scoperta e l'accrescimento della propria spiritualità è una cosa che viaggia costantemente con te, non ha un inizio, cioè magari ha avuto un inizio, ecco, ma non è che abbia una fine definita, almeno per quello che è la mia esperienza e che sento comunque essere condivisa, quindi non, cioè sì, c'è il caso che non è il caso, ci sono delle circostanze che ti fanno avvicinare a determinate cose, e poi c'è il proseguire perché entri a contatto con determinate consapevolezze che ti spingono sempre più avanti, sempre più oltre. Oltre che poi non è un oltre che va inteso come andare oltre determinate cose, qualcosa di lecito o no, è un andare oltre quello che sono i propri confini personali a livello anche di limiti, di dogmi preimposti, non necessariamente le religioni, anche da se stessi. Quindi è una continua scoperta, ed è una casualità che non si può definire tale, ma non riesco a trovare un modo diverso per definire la casualità, che non è casualità. Però è qualcosa che mi fa pensare quello che ha detto Roberto, mi ci rivedo molto. Tutto qua, dico. La casualità per me non esiste, non nel senso stretto, o meglio, la casualità è un insieme di combinazioni di cose che devono andare e vanno in una direzione, ma alla fine si perde il senso di casualità. Quindi anche nel cosmo, secondo me, la casualità
è un modo di dire non conosco ancora la regola che serve a far funzionare questo sistema. In quel modo, bravo. Esatto, cioè, è un modo della scienza di dire non ne so un cavolo, praticamente. Sì, è questa la verità. Ci Ecco, siamo diciamo dati, che ma non noi, sappiamo diciamo che completamente. invece noi quel modo lì andiamo a cercare. Questo secondo Sì. me è la grossa differenza. Mi pare giusto. Allora, incominciamo a entrare nella questione. Il termine vaticinio deriva dal latino vaticinium, che significa ovviamente profezia, quindi vedete come si va a inserire perfettamente nella questione di Nostradamus e altri più moderni, sempre tra virgolette, che hanno fatto varie predizioni e che magari oggi in qualche modo sono oggetto di discussione per altri motivi, perché ovviamente la profezia oggi è più diciamo una questione sociale, quindi Sì. non è più una cosa magari come era una volta del regnante, del sacerdote, eccetera. Pensiamo che adesso la profezia, ci sono tutti i profeti delle varie religioni, c'è una profezia, cioè, ragazzi, non è che per cui ce n'è di roba qui dentro in questa operazione. Allora, cos'è un vaticinio? È una dichiarazione che preannuncia eventi futuri. Questa è una definizione, diciamo, enciclopedica, spesso attribuita a figure dotate di capacità divinatoria o ispirate da forze soprannaturali, perché non dobbiamo dimenticare naturalmente che nella maggior parte dei casi si trattava di personaggi che in qualche modo erano legati al mondo delle divinità, come sacerdoti, come appunto stregoni, maggi, maghi e via discorrendo, come oracoli, e quindi magari anche in alcuni casi addirittura personaggi che non solo erano collegati al mondo degli dei, ma in qualche modo avevano anche sangue divino o comunque semidivino. Fin dall'antichità l'umanità ha cercato di interpretare quindi segni, fenomeni naturali per comprendere il futuro e prendere decisioni importanti. Non dimentichiamo che una delle forme più importanti di lettura della simbologia in generale, che comprende naturalmente anche la questione del vaticinio, riguarda proprio il contatto stretto con la natura, cioè la questione del legame con tutto ciò che ci circonda, quindi un senso di appartenenza, e in qualità di questa appartenenza con la natura ci può trasmettere dei messaggi. E infatti vedremo che in alcune popolazioni, in alcuni periodi storici antichi, lo studio della natura, del comportamento della natura, in particolar modo quello degli uccelli, era un fattore importante nella predizione più in generale. Nelle civiltà antiche come quella mesopotamica, quindi siamo andati, diciamo, alle origini almeno conosciute di queste tradizioni, quindi anche quella egizia, poi quella greca, romana e via discorrendo, i vaticini erano spesso espressi attraverso pratiche religiose e rituali. Quindi già qua siamo anche in un ambiente religioso che naturalmente dobbiamo ricordare sempre essere separato da quello spirituale nel 99,99% dei casi. I sacerdoti e le sacerdotesse svolgevano un ruolo cruciale come intermediari appunto tra gli dei, e le sacerdotesse svolgevano questo ruolo per gli uomini. In Mesopotamia, ad esempio, l'osservazione degli astri, quindi siamo in piena fase astrologica, da cui poi deriva anche l'astronomia come concetto di studi cosmici, che molti magari oggi pensano che l'astronomia è la cosa da cui derivi l'astrologia. No, è l'esatto contrario. Cioè prima nasce lo studio della presunta influenza astrale nei confronti degli esseri umani, e poi
Da lì, con l'osservazione appunto della natura, dei meccanismi naturali, nasce la consapevolezza e la passione che porta agli studi astronomici, quindi poi alla progettazione, alla costruzione di calendari e quant'altro fosse necessario per l'uno e per l'altro. E quindi si va a inserire anche in questo contesto. E questo serviva ovviamente anche per prevedere periodi di carestia, periodi di magra, periodi molto fruttuosi a livello di cicli stagionali agricoli, e per esempio nell'antico Egitto veniva fatto questo costantemente. Nella cultura greca ovviamente c'è un ulteriore sviluppo che poco fa è stato citato da Roberto con l'oracolo di Delfi, forse il più famoso degli oracoli a livello mondiale, ma non unico, perché anche in Grecia ce n'erano diversi. Qui la Pizia, che era una sacerdotessa, non la pizza, attenzione, la Pizia, una sacerdotessa, pronunciava vaticini enigmatici ispirati addirittura direttamente dal dio Apollo, che venivano ovviamente poi interpretati dai sacerdoti, e questi oracoli influenzavano le decisioni militari e non solo quelle, ma anche di altro genere. E questo avverrà per tutto il periodo greco, ma in parte anche i romani saranno influenzati da questa tipologia di meccanismo, e forse anche successivamente qualcosa arriverà. Questi oracoli interpretavano segni e simboli. Qual è la differenza tra segni e simboli? I simboli sono incisi e sono delle forme prestabilite che in qualche modo ricordano gli alfabeti, no? Cioè sono delle illustrazioni simboliche, appunto. Mentre i segni sono l'interpretazione di un messaggio nascosto in qualcosa che è accaduto davanti ai nostri occhi o che si è manifestato davanti ai nostri occhi. Anche qui c'è una piccola differenza. E si parla naturalmente di auspici, per esempio gli antichi greci consultavano il volo degli uccelli, come dicevo prima, ma non erano gli unici, anche in Mesopotamia, se non ricordo male, accadeva lo stesso. Va un po' da tutte le parti, guarda. E tra l'altro avevano un ruolo importante anche nelle culture norrena e nordiche, quindi che poi a sua volta, vabbè, apro e chiudo una parentesi, sono molto legate a livello antico, ancestrale, proprio alla cultura greca, anche se dovremmo dire che forse è l'esatto contrario. In Mesopotamia la divinazione era praticata attraverso l'interpretazione delle viscere degli animali sacrificali. E qui entriamo naturalmente in un campo un po' più macabro, tra virgolette, ma non meno importante. I sacerdoti analizzavano il fegato di un animale che era stato sacrificato, e questo metodo era noto come epatoscopia, che non è proprio lontana da alla fine quello che succede oggi quando viene fatto un prelievo di tessuto nel corpo per capire se c'è una malattia, come per esempio le cellule cancerogene. Esatto. E per trarre conclusioni sul futuro. Naturalmente in altre culture, come per esempio appunto quelle nordiche, i Celti, i Norreni, i Pitti, i Scoti, un po' tutte le culture nord europee, anche in quelle più barbariche, è molto diffuso il culto della vaticinazione, e spesso vengono utilizzate appunto le viscere degli animali, le ossa essiccate, oppure addirittura animali che vengono sacrificati, eccetera. Anche le stelle e i pianeti, in un contesto naturalmente che diventerà quello astrologico, vengono attenzionati proprio per la questione delle influenze astrali sull'individuo. Io naturalmente non entro in merito alla questione dei temi natali, eccetera, eccetera. Magari non so se lo farete voi nell'arco della puntata, se vi va. In altre culture come quella egizia, i sacerdoti utilizzavano metodi simili, combinando l'astrologia con la lettura dei segni e delle ombre. E qui mi riallaccio anche a qualcosa che poi nasce successivamente, a proposito di ombre, come per esempio
le predizioni attraverso, aiutatemi voi perché non mi viene il nome, lo studio delle forme all'interno, per esempio, di una tazzina da caffè, di una tazzina da tè. Caffeomanzia o teomanzia. Anche con le foglie di tè. Ecco, queste sono per esempio un'altra forma che è più moderna, probabilmente viene da una più ancestrale che non c'è propriamente pervenuta. Comunque è l'interpretazione delle forme in quel caso. Si può fare anche, ho visto fare anche con la predizione con le candele, si versa e si vede poi come la forma che fa la cera in un bicchiere d'acqua. E questa è interessante, non la conoscevo. Della fiamma, anche il movimento della fiamma. Brava, anche quello, si può guardare, quella è la predizione col fuoco. Ci sono tantissimi metodi. Un'interpretazione magari banale, tipo semplice, sì o no, positivo o negativo, sì, come bravo. si muove. Poi, essere. sempre in Egitto, se poi volete fare qualche approfondimento riguardo a questo, vai. No, ma così in corsa, mentre tu... Vai, questo è generale, dopo andremo. Okay. Le iscrizioni sui papiri e le pratiche rituali erano parte integrante della vita quotidiana. Non dimentichiamo che esistono tantissime prove, in questo proprio museali, di rituali egizi messi per iscritti proprio a livello magico, esoterico, occultistico, eccetera. E all'interno di queste ci sono anche, c'è anche una ritualistica legata proprio alla predizione. Con l'avvento del cristianesimo, ecco che facciamo il primo salto con i monoteismi, il concetto di vaticinio si trasforma integrandosi nella nuova visione religiosa, però a delle condizioni. Infatti i profeti biblici come Isaia, Geremia sono considerati vaticinatori e non li possono ovviamente escludere dalla Bibbia, quindi i profeti biblici subiscono, diciamo, in qualche modo una leggera modificazione per poter continuare a rimanere lì indisturbati nella cultura occidentale monoteistica, mentre altre cose cominciano a essere viste con un occhio di attenzione particolare fino a diventare poi delle cose considerate negative, malvagie, eccetera, e arrivare quindi poi a entrare in quel contesto di persecuzione delle cosiddette streghe, dei cosiddetti stregoni, che portò alla Santa Inquisizione, che di santo non aveva assolutamente nulla. La Bibbia è ricca di vaticini, quindi se ne possono leggere tantissimi che riguardano sia eventi immediati che futuri, spesso interpretati come messaggi divini, persino del Dio unico ebraico. Nel Medioevo la divinazione continua a essere praticata, ma spesso viene vista appunto come qualcosa di sospetto dalla Chiesa e viene considerata magia, quindi comincia una sorta di persecuzione. Tuttavia la figura dei profeti rimane e viene comunque continuata a essere considerata a livello religioso. L'astrologia in particolare invece diventa un campo più diretto e si orienta di più verso le famiglie più ricche, nobiliari, che possono magari studiare, viaggiare, spendere soldi, eccetera, e che hanno magari la necessità di conoscere il futuro per sapere cosa gli aspetta a livello di guerra, di ricchezza, eccetera. Con il Rinascimento, e qui abbiamo l'altro salto, il vaticinio riemerge con una nuova vitalità, influenzato dalle riscoperte dei testi classici e dall'interesse per l'esoterismo. Figure come Nostradamus divennero celebri per le loro profezie che, scritte in forma poetica e criptica, hanno alimentato l'immaginario collettivo fino ai giorni nostri. Immaginario lo metto tra virgolette, perché alcune delle profezie di Nostradamus si sono realmente verificate, e non solo quelle sue ma anche di altri che avevano scritto questo tipo di profezia. Nel XIX e XX secolo il vaticinio assunse forme diverse legate all'occultismo e alla spiritualità. Movimenti come il teosofismo e il neopaganesimo riscoprirono antiche tradizioni divinatorie. Oggi
I vaticini si manifestano anche attraverso la lettura dei tarocchi, l'astrologia moderna e altre pratiche esoteriche. Nonostante quindi i Qing, gli oracoli angelici, per esempio, e altri. Nonostante il progresso scientifico e razionale, il fascino per il vaticinio non si è affievolito. Molte persone continuano a cercare risposte e previsioni per il futuro attraverso varie forme di divinazione. L'interpretazione dei segni, l'analisi dei sogni e la consultazione di oracoli rimangono pratiche diffuse, testimoniando il desiderio umano di controllare e comprendere l'incertezza del futuro. Il vaticinio quindi rappresenta non solo un modo di prevedere, ma anche una manifestazione della nostra eterna ricerca di senso e di direzione della vita. Per ora mi fermo. Vi lascio la parola per dire cosa pensate di questa storia, di questa cronistoria, anzi forse è più corretto dire, che ha avuto una sua evoluzione e che è partita da cose sicuramente un po' più spartane, e non a caso, perché poi, tra l'altro, gli spartani erano tra quelli che usufruivano forse più di tutti in Grecia di questa previsione degli oracoli, e della trasformazione nell'arco del tempo fino ad arrivare appunto allo sviluppo della cartomanzia, della tarologia, dei Qing, che probabilmente sono più antichi. Io da questo punto di vista non ne capisco niente, quindi vi lascio a voi la parola. Guarda, io se posso cominciare, più che guardare l'evoluzione, sottolineerei una cosa che è fondamentale dal mio punto di vista ed è un concetto che in realtà invece è completamente immutato, nel concetto di vaticinio o divinazione. Ed è proprio la parola divinazione, secondo me, che è importante. Cioè questa idea del divino, ma colui che fa questa operazione non fa nient'altro che collegare. Lui è il collegamento, cioè lui si collega in questo livello superiore dove può avere direzioni, l'informazione che poi verrà comunicata a colui che l'ha domandata. E se vogliamo, mi viene in mente uno di quelli dei concetti alchemici, perché poi questo mondo è tutto molto, molto legato. Gli alchimisti a un certo punto svilupparono una sorta di, chiamiamola religione, un pochettino forse forte dirlo, o inappropriato, va bene, e c'era il concetto di anima del mondo, un concetto a cui personalmente sono molto vicino, cioè l'idea che a un certo livello tutti noi esseri viventi siamo collegati, a seconda della consapevolezza, a seconda del livello in cui si è, però in realtà è che una parte di noi esistesse a un livello superiore di cui tutti facciamo parte. Quindi questa veniva detta anima del mondo. E se vogliamo è un concetto, sì, medievale degli alchimisti, ma in realtà poi anche un concetto che esisteva già in culture, per esempio mi viene in mente la cultura greco-cristiana, perché già eravamo dopo l'avvento di Cristo, non so, il concetto di Plotino, per esempio, che parla appunto di uno rappresentando Dio, ma pensando poi l'uno e che poi dopo si diffonde in tutto il resto, e noi che siamo l'ultima parte, in realtà siamo sì parte del divino, ma anche inizio della fisicità, e quindi questo collegamento. Per cui l'idea, secondo me, della predizione del vaticinio è proprio questo, cioè il concetto di mettersi da tramite, poi l'idea di canalizzare in un certo senso, comunque di andare a prendere o andare a cercare queste informazioni per conto di chi ti fa una domanda o per conto di chi ti chiede qualcosa, insomma.
buona sostanza. Io penso che sia proprio questo il punto, quello che dicevi tu sul vaticino, più che parlare di evoluzione, di come viene utilizzato il vaticino, da chi viene utilizzato, perché viene richiesto. È cambiato il perché, il per come, ma il concetto è sempre quello. Cioè, se poteva essere la richiesta per capire come sarebbero andati raccolti, e quindi c'erano dei preposti che osservavano determinati segni e li interpretavano a favore o contro quello che sarebbe stato poi il raccolto, quello che appunto... Cioè, il motivo per il quale poi si poteva avere necessità di un vaticino cambia nel tempo, perché cambia l'approccio, perché cambia anche il modo di prevedere determinate cose. Nel senso, un'ipotesi, è probabile che ad oggi nessuno vada da un cartomante, qualcuno che si occupa di divinazione, per chiedere che tempo farà domani, perché è molto più facile consultare il meteo. Quindi abbiamo già trovato, diciamo, degli strumenti che ci possono indirizzare verso quello che ipoteticamente, probabilmente, ecco, qui, probabilmente per come si stanno muovendo le nuvole oggi, per quelle che sono le correnti che ci sono appunto nell'atmosfera, si verificherà questo tale evento atmosferico, ma difficilmente magari ci si rivolge a chi non vai a chiedere appunto questo. Potrebbe essere benissimo un vaticinio, quello dell'aeronautica militare, del colonnello che ti fa appunto le previsioni. Di fatto però si fonda su dei dati. Quello su cui si fondano i vaticini sono dei dati che nel tempo sono cambiati, cioè prima ci si rivolgeva al volo degli uccelli, oggi magari no, magari si usano altri strumenti che proprio nel tempo già, che poi tu mi dicevi Ching, dici io non, ma consultare i Ching, qualcosa che risale a migliaia di anni fa. Quindi cioè questo è praticamente il testo dei Ching, si crede che sia a quanto pare uno dei testi più antichi della storia cinese, quindi per antichi si intende migliaia di anni fa. È chiaro che però il vaticinio, che magari serviva in quel periodo, magari nell'epoca delle dinastie, no? Che dovevano affrontare delle guerre, delle lotte per rimanere in carica, rispetto alla situazione attuale, il vaticinio è sempre vaticino, perché è una profezia, perché è una sentenza. Il motivo sarà specchio della contemporaneità del periodo in cui ci si trova. Però è importante quello che faceva notare anche Gabriele, che nel tempo c'è sempre stata la presenza del vaticino, vuoi che sia perché appunto era appannaggio comunque di quei sacerdoti che facevano quel determinato tipo di osservazione del cielo, degli uccelli eccetera, vuoi che sia perché ci sia stato nel Medioevo un altro approccio, vuoi perché, ma di fatto è una costante la presenza di un vaticinio, di una sentenza, di quelli che erano appunto quello che scriveva, come si chiamano, di Nostradamus, le centurie, come si chiamavano quelle di Nostradamus, non mi ricordo. Le centurie, hai detto giusto. Ok. È il modo diverso, diciamo, di andare a ricercare il vaticinio, però sempre di quello si tratta. Quello che io comunque oggi penso è che al di là della semantica, al di là del significato della parola, è chiaro che possono essere poi dei termini che ad oggi non sono più tanto utilizzati, magari non si dice più vaticinio, si utilizza un altro modo, magari si dice previsione, però il concetto è sempre quello, è che così esiste da così tanto tempo, che ha assunto nel tempo tante forme, però poi come dice Roberto, di fatto quello è comunque un tentativo di avere un pronostico più vicino possibile alla realtà, con gli elementi che si hanno e con le capacità che si hanno, che non sono riconosciute a livello scientifico, perché si parla di intuito, di sensibilità. Ai tempi comunque di cui abbiamo parlato delle origini, diciamo, tra magia e scienza non c'era un confine, quindi non ci si poneva il problema. Oggi il problema te lo poni, quindi su cosa basi il fatto che quella previsione ti dà questo risultato? È il mio intuito. È una mia connessione con la parte divina di me, perché poi in base appunto alle proprie credenze sono entrata in contatto con la coscienza collettiva di cui parla Jung. Guarda, può essere pure quello che crede che sta parlando col morto, il nonno che gli racconta, può essere qualsiasi cosa. Ecco, poi se scendiamo nel dettaglio potrebbe, perché se tu chiedi realmente a chi interpreta attraverso dei tarocchi o altri metodi di divinazione il futuro, a chi cerca di dare un vaticinio, chi è che risponde? Chi è che sta parlando per te in quel momento? Attraverso, cioè tu sei il tramite, ma di che cosa? È quello per la credenza personale, quello là subentra la credenza soggettiva. Beh, però quello è il concetto, tu sei comunque il tramite, poi sei comunque il tramite. D'altra parte, come lo erano i sacerdoti che osservavano il volo dell'uccello, oppure che guardavano l'interiore. Ma infatti secondo me
permettimi una cosa, una puntualizzazione che mentre parlavi mi hai stimolato questa cosa. Quello che dice Gabriele sul cambiamento, quello importante con l'arrivo dei grandi monoteismi. Sì, Oddio, in sì. realtà poi la situazione non era così diversa anche con i politeismi, perché il concetto che secondo me oggi, ed è questo importante dirlo, ed è secondo me di grande libertà, è che adesso noi siamo qui a esprimere queste idee, possiamo farlo senza guai, ma nello stesso tempo possiamo praticare, possiamo fare un determinato percorso, cosa che invece una volta era legata solo a determinati percorsi di vita. Sì. Tu volevi fare un percorso del genere, dovevi comunque intraprendere un certo tipo di carriera, un certo tipo di studio, un certo tipo di cammino, proprio nel vero senso della parola, che se per certi versi poteva essere magari più schematico, più dogmatico, però era, come dire, elitario. E questo secondo me è la grande, cioè è proprio la pietra dello scandalo, se vogliamo, cioè è il guaio che poi ha scatenato contro questo tipo di pratica le grandi religioni, perché l'idea che tu abbia questa scintilla divina e che da solo puoi fare un percorso per avere certe risposte, certe cose, senza dover avere l'aiuto o l'interpretazione da parte di un'istituzione, qualsiasi tipo di istituzione religiosa intendo dire, e chiaramente questo è fondamentalmente dirompente. E negli anni i tipi di persecuzione sono sempre andati in quella direzione, cioè tu come ti permetti di fare queste cose o di dire queste cose senza essere uno che fa parte di una determinata Perché la categoria che conoscenza è può potere. parlare con Dio o Perché che la può conoscenza parlare è con potere. Ecco, chiaro, quindi il chiaro. potere deve essere in mano solo a chi, per esempio, il fatto che mi ha fatto pensare alla Bibbia, il fatto che il Vecchio Testamento sia vietato, tra virgolette, non so se sia ancora così, però tradizionalmente è quasi sconsigliato per i cattolici, praticanti, consultare e leggere da soli il Vecchio Testamento, perché bisogna essere guidati comunque da un prete, un sacerdote, essere all'interno di un percorso di studio, perché non può essere lasciato a se stessi questo contatto. Ma il fatto Perché stesso potresti interpretare male quello che c'è. male, come poi potrebbe accadere. Anche il fatto stesso che ci siano, mi sto spostando un attimo, anche gli intermediari per dialogare con Dio, che siano appunto le intercessioni, che attraverso i santi, la Madonna, lo stesso Gesù, per poter parlare direttamente con Dio è difficile. Diciamo, il Padre Nostro è l'unica preghiera che Gesù ci ha lasciato, a quanto pare, per poter parlare direttamente con Lui, ma di fatto ci vuole sempre un tramite, quindi si chiede sempre l'intercessione dei santi, come se passare attraverso i santi sia un canale, privilegiato per non avere, non avere la presunzione di poter avere un contatto diretto con Dio, se non con l'unica preghiera, insomma. Parlo sempre del cattolicesimo, perché magari i protestanti pregano Dio rivolgendosi a Lui, così come i mormoni ce lo fanno. E noi dico perché sono nata in una famiglia cattolica, quindi per abitudine dico Non lo so, noi. io altrettanto, per cui funziona così. Quindi dico, Ma questa è la maggioranza degli italiani, funziona in questa maniera. è così, essendo nati qui. Di conseguenza diciamo che, a parte appunto che con il Padre Nostro non è che si interagisca direttamente con Dio o che si senta questa Guarda, tu hai connessione. toccato un argomento interessante, perché in questo caso stiamo parlando di una preghiera in cui fondamentalmente diciamo sia fatta la tua volontà. La tua volontà, quindi non coincide con la mia, deve essere la tua. Sì, Io appunto siamo devo... lontanissimi. È interessante. E per quello là poi diventa incompatibile. Ecco, poi il pregiudizio, tornando anche a questo discorso che stai affrontando tu, è proprio perché ci troviamo in una, ecco, la religione monoteista, ma nello specifico proprio la religione cattolica, di cui insomma Beh, l'Italia oddio, adesso posso citarne anche altre che non è che sono poi così favorevoli a questo concetto, proprio per quello che dicevo prima, cioè l'idea di avere una diffusione, una universalizzazione di questa possibilità non piace a quelli che dicono no, siamo noi quelli che siamo noi sapere diciamo, adesso la faccio noi ci abbiamo ragione, per cui ragazzi, cioè, e questo può essere messo da tutte le parti. Esattamente, certo. E poi viene meno il dogma, viene meno il credere ciecamente, la fede, la speranza, tutte quelle virtù, insomma, appunto teologali importantissime che stanno alla base, perché se tutto viene affidato a un'entità superiore, io ho veramente pochissimo margine di azione sulla mia esistenza, mentre la divinazione ci insegna non soltanto a dire guarda che potrebbe
molto probabilmente se continui così accaderti questo, ma ci insegna a intervenire magari in maniera tale da non far verificare o far verificare quell'evento in un determinato modo, certo con una grande padronanza sicuramente. Non solo, ma ci insegna quello che abbiamo detto prima, ci insegna ad ascoltarci, a sentire noi quello che è. E questo è chiaramente dirompente, perché sono Non a io. caso, Mi nelle devo religioni mettere in gioco e camminare, capisci? Invece no, te lo no, dico io no. cosa devi fare, che in teoria Esatto. nelle religioni Infatti classiche. la religione cattolica vieta, nella maggior parte dei casi, soprattutto magari quei preti meno, diciamo contemporanei, che so, frequentare i corsi di yoga, fare, diciamo, incontri di meditazione, vengono in qualche modo visti. Guarda, anche immagino che adesso io non conosco la realtà siciliana, ma io conosco per esempio la realtà, sono qui in Lombardia, vicino a Milano. Sì. Qui c'era una figura fantastica nel primo dopoguerra, che era il prete Ratanà, il prete di un posto qui vicino, Retenate, che ad oggi c'è ancora una tomba al Monumentale, hanno dovuto spostarla vicino a un muro perché è pieno di ex voto, tuttora è morto negli anni 40 del secolo scorso. Eppure ancora oggi ci sono persone che sono figli di coloro che ha salvato questa persona e sono lì. E chiaramente questo faceva un'operazione di questo tipo, chiaramente aveva delle conoscenze spirituali che gli derivavano dal suo percorso religioso, però la Chiesa non gli è mai piaciuta un'operazione del genere. E non piace, certo, non è piaciuto sicuramente. Anzi, è stato sospeso a Divini, se ne sono successi tutti i colori. E questo qui cosa faceva? Curava della povera gente, perché poi ai tempi, immaginate, cioè non è che c'erano dottori, se lo potevano permettere che aveva i soldi, gli altri no. E quindi andavano da chi? Da queste persone che esistevano, anche dei preti che facevano queste cose. Da noi qui avevano vari nomi, ma immagino che in Sicilia fosse uguale. Da noi qui erano le signore, queste signore sì, le vicine che di casa, quelle che segnavano, quelle che facevano tutti questi riti. E in realtà questo è sempre un muovere le energie, è sempre un avere questi concetti. Sì, le vicine. Vabbè, comunque qui abbiamo spaziato molto dal concetto iniziale. È inevitabile divagare, Gabriele, cioè penso sia evidente. No, non ti sentiamo, Gabriele, c'è l'audio spento. Diciamo, fermatevi un secondo perché adesso devo fare una divagazione io. Oh, vabbè, e devo sfociare nel paranormale, perché nel frattempo che voi parlavate c'era una discussione nella chat a cui ritengo di dover dare una risposta su una cosa che va precisata e va spiegata. In realtà l'ho già fatto in una puntata sul paranormale con l'amico Pippo Ferrara, e l'ho fatto già in altre occasioni, ma lo rifaccio nuovamente ben volentieri e sarò il più breve possibile per quanto è possibile. Quando entriamo nel mondo del paranormale ed in particolar modo nel mondo dello spiritismo, ci sono degli errori comuni che vengono fatti sulle etichette messe a questo o piuttosto che a quell'altro, dovuti ad una letteratura mal tradotta e parzialmente fantastica, dove la figura del fantasma diventa predominante e prende molteplici aspetti che in realtà non gli appartengono. Nel mondo del paranormale le varie entità sono diverse e hanno nomi diversi per un motivo specifico. Quando parliamo quindi di entità infestanti, non sono fantasmi, sono spiriti erranti, anime dei defunti, spiriti legati al luogo, energie negative residue di persone magari cattive, malvagie, criminali, di atti compiuti in quel posto e via discorrendo. Il fantasma è una proiezione spazio-temporale ripetitiva, cioè perché quelli dei castelli, faccio l'esempio del castello di Carini, della famosa baronessa di Carini, ma ce ne sono tanti in tutto il mondo, vengono visti fare sempre la stessa azione. Vanno, per esempio, la baronessa di Carini, chi dice di averla vista la vede che va verso il muro e appoggia la mano insanguinata nel punto dove è rimasta impressa l'impronta di sangue nella parete del castello. Dopodiché svanisce. Stop.
quello è un fantasma, cioè l'energia residua di un'azione violenta che è accaduta in un determinato posto, che rimane proiettata nello spazio-tempo, che compie sempre le stesse azioni e con cui non si può interagire. Quindi il fantasma è quello che vedi che si affaccia sempre alla finestra, è quello che vedi che passa dietro la porta, non fa altro. Quello è un fantasma. Ma quando c'è un'interazione non si parla di fantasmi, quelle sono presenze e vanno trattate in un determinato modo, con rispetto, ma allo stesso tempo se interagiscono negativamente bisogna capire la motivazione e se necessario mandarle via. Non entro in questo discorso, vi dico semplicemente, visto che comunque questa discussione era molto importante per alcuni dei nostri amici presenti in chat e in live, che cercherò di organizzare una live dedicata a questo. Però usiamo i termini in modo corretto e diamogli la giusta importanza, perché un termine usato scorrettamente, soprattutto quando si tratta di nome, può deviare completamente l'attenzione e mettere anche a rischio un'altra persona che sta ascoltando un discorso e che potrebbe trovarsi a contrastare qualcosa contro cui non ne sa nulla, perché magari crede che quella cosa sia tutt'altra cosa, ok? Quindi diventa importante il nome che diamo alle cose e che questo nome sia il nome corretto. Chiusa questa parentesi, per me era una cosa importante da dire, e a questo punto io chiedo prima a Roberto, poi a te Ambra, di raccontarci quella che è stata la vostra crescita all'interno del contesto, in questo caso della cartomanzia, e che ha portato quindi ad imparare proprio fisicamente la lettura ad un livello interiore, non parlo della tecnica, è quella che è il cambiamento che ha portato nella vostra vita. Allora, secondo me la parola giusta l'ha già detta Ambra all'inizio della nostra conversazione, che è quello che si definisce intuizione. Cioè è quella sorta di sensibilità che ti viene quando ti metti alla prova su queste cose, perché io sono convinto che tutti abbiamo capacità. Poi in qualcuno possono essere più sviluppate che altri, ma semplicemente perché mediamente queste capacità non vengono utilizzate dalle persone. E quindi il fatto che tu, tra virgolette, le alleni, ti porta a svilupparle, ma in realtà è semplicemente una sorta quasi di risveglio che fai con questa tua capacità. E se ci pensiamo, tutti noi abbiamo delle intuizioni, delle sensazioni, che però generalmente noi asfaltiamo con dei grandi quintali di catrame e diciamo: ma no, non è vero, non c'è. Eppure a tutti noi, a qualsiasi persona su questa terra è venuto da dire, e se lo ricorda, un fatto in cui hanno avuto una sensazione e poi è capitato qualcosa, oppure pensavano che quella cosa sarebbe andata in un certo modo e pensavano, in realtà gli era arrivata questa sorta di intuizione, questa imbeccata, chiamiamola così, e però l'abbiamo messa lì come fosse un pensiero laterale. Ecco, secondo me è proprio questa capacità, questa sensibilità che viene in un certo modo allenata. E attenzione, la cosa che almeno io, questo è il mio personale, la mia personale convinzione, però è una cosa che ho sentito dire da molti. Tanti dicono devi sentirlo di pancia. Perché? Perché è proprio, permettetemi il concetto, il contrario della razionalità. Cioè quando tu stai usando questo tipo di capacità, questo tipo di intuizione, ecco, non devi attaccare il cervello, perché se attacchi la razionalità, cioè, ed è proprio una questione di attimi, quando vedi non so, giri delle carte, è la prima sensazione quella importante.
quella che ti arriva di colpo, quella che ti colpisce. Devi imparare a leggere quella. Nel momento in cui ci metti un ragionamento logico sopra, è facile che dici delle cose che non hanno senso. E proprio bisogna essere capaci di seguire questo mood, questa sensazione. Penso che Ambra abbia qualcosa da dire. Certo, perché l'esperienza, chiaramente eliminando quello che è l'intuito, diciamo che avrei potuto forse arrivarci anche un po' prima, me ne rendo conto, ma nel momento in cui questo lasciarsi andare a quello che è il messaggio per come ti arriva, per quanto assurdo possa sembrare, perché poi dall'altra parte c'è tu che ne sai di quella persona, quindi sembra magari assurdo a te quello che stai dicendo, ma dall'altra parte risuona la domanda. Permettimi che ti interrompo 2 secondi. Questo ad esempio è una delle altre cose che impari e che vedi è che ti vengono benissimo le letture quando tu non sai niente di quello che c'è dall'altra parte, perché non hai schemi. Perché quando hai qualcuno che conosci, qualcuno a cui vuoi bene, hai delle paure, hai comunque delle barriere che ti crei da solo, ma che è normale che ci siano. Infatti è questo che dicevi, cioè il fatto di essere liberi, di lasciarsi andare, di affidare. Questo è la cosa che appunto la mia crescita è avvenuta nel momento in cui ho seguito proprio effettivamente quello che era il primo sentire di pancia, che tu hai descritto benissimo, perché è quello che senti, che è l'opposto della razionalità. Poi, se c'è da approfondire sulla scorta di quello che si è sentita come prima intuizione, però muovendoci su quella senza fare... Certo, però devi essere lì, devi riuscire a camminare su quella lama sottile. Su quel binario, su quella lama sottile. E una cosa che ho imparato su me stessa è che la prima cosa che avrei dovuto, cioè la prima cosa probabilmente, riflettendo sulla domanda di Gabriele, che proprio mi ha spinto, mi ha fatto dire va bene, voglio andare a fondo nella cosa vuol dire appunto consultare, è stato il gestire la mia ansia. Quindi gestire l'ansia di dover gestire il futuro, l'ansia per avere il controllo sul futuro. Quindi è partito da un errore. Sono partita dall'errore di poter pensare, di poter controllare il futuro, dettato da un forte stato d'ansia che stavo vivendo in quel periodo, quindi non era un momento, diciamo, particolarmente di benessere psicofisico, uno, diciamo, dei tanti step nei quali mi sono imbattuta. Questo mi ha permesso poi, avendo capito che non è quello lo scopo, non è imparare a gestire il futuro, prima devi insomma cercare di convivere con quest'ansia e non cercare sempre una risposta per calmare quest'ansia. Molto spesso poi ho potuto capire che dall'altra parte chi si approccia molto spesso è spinto dall'ansia e quindi l'ansia va in qualche modo appunto capita. E allora intanto molto spesso, come hai detto anche tu, quello che può essere la domanda iniziale diventa secondaria nel momento in cui ti esce di intuito, quell'intuito allenato negli anni, allenato anche nella meditazione, nella consapevolezza, tutto quello che è il percorso interiore, che ti, come diceva Gabriele, il fatto di sentirsi un po' missionari, però ti aiuta quella persona a vedere le cose da un'altra prospettiva e rendersi conto che nella maggior parte dei casi il motivo per cui stava facendo quella domanda partiva da presupposti sbagliati, che molte volte hanno a che fare con l'ansia, con la paura, con nulla che comunque ti faccia star bene, sereno. L'ideale sarebbe approcciarsi con un momento di serenità e di gioia, ma diciamo che è difficile che questo accada. Però se è una cosa che posso dire mi ha fatto crescere, in cui sono appunto cresciuta in tal senso, è lo spirito, in questo caso inteso come il mio atteggiamento nei confronti di quello che può essere una consultazione, che sia per me, che sia per qualcun altro. È tutto un altro modo di approcciarmi rispetto magari a 15 anni fa. Di questo ne sono certa. E anche il fatto di aver dedicato del tempo, dello spazio a quello che è un'introspezione su di me, fuori anche da questi canali, insomma, appunto, di studi spirituali. Tutto quello che può essermi, mi può aver aiutato ad una comprensione maggiore di me, mi ha aiutato migliore, oltre che maggiore, migliore di me, mi ha aiutato anche a vivere questa passione per quello che appunto è anche e soprattutto un viaggio interiore che mi consente poi di viverlo ogni volta con delle consapevolezze diverse. Mi riferisco magari anche a quegli step che sono cicli di vita, magari se per un momento metto da parte questo aspetto, no? E lo riprendo fra 3 anni, sarò sicuramente una persona diversa rispetto a quella che ero 3 anni prima, che poi in realtà non siamo le stesse persone nemmeno dopo un secondo, però la cosa è più evidente magari con determinati scatti, no? Scatti si spera comunque evolutivi, e quindi sicuramente non sono la stessa persona che magari mi ha incontrato 20 anni fa, 15 anni fa,
oggi troverebbe un altro modo di esprimermi anche nell'interpretazione, perché non è più un'interpretazione, ma è un sentire a livello intuitivo. E poi chiaramente ci si aiuta anche con l'interpretazione, perché le immagini, i segni e tutto quello che sappiamo che ci possono aiutare, cioè possono rafforzare quella che è un'intuizione, come tanti indizi che mi aiutano a comporre il puzzle, tanti piccoli pezzi mi aiutano a comporre un puzzle, ma di cui ho già una visione. Quindi ho visto l'immagine del puzzle, ora qua mi è stata, diciamo, spezzettata e la andiamo a ricomporre un attimo. Quindi sì, questa cosa dell'intuito è fondamentale, che tutti per esempio, chi era Pavarotti che diceva che nessuno nasce stonato. Quindi Sì, riprendosi più in o meno particolare alla brava, è la Maria, stessa cosa. si definivano una campana stonatissima. Ecco, diceva nessuno nasce stonato. Sicuramente c'è chi ha un'estensione maggiore della voce, chi ha la capacità di usare subito intuitivamente il diaframma, chi allena le corde vocali, chi no. Certo, non è che tutti stiamo qua a canticchiare tutti i giorni in maniera da metterci a studiare e imparare a diventare grandi cantanti. Stessa cosa, non è che tutti stanno lì, magari gli altri, ad allenare l'intuito costantemente, però chissà se questa parte nostra, diciamo, questa scintilla divina, questo aspetto inconscio, quell'aspetto che non è materiale, non è visibile, non è tangibile, lo sfruttassimo, utilizzassimo di più, che cosa accadrebbe? Questo diciamo che ha a che fare poi con quello che sono i cosiddetti, diciamo, risvegli di coscienza, diciamo, delle variere, no? Dove l'umanità prende coscienza, vibrazioni, insomma, la New Age, no? Basato un po' parte della propria cultura sul fatto di un risveglio collettivo, sull'era di Acquario, eccetera, no? Questo risveglio collettivo di cui poi tanto Allora, si parla, altro non è che un risveglio della propria consapevolezza interiore. allora, ragazzi, una cosa che magari viene sottovalutata, poco discussa e sicuramente è molto importante, e vedo che interessa molto anche agli utenti nella chat, che sono molto in fermento, è la questione dell'interpretazione dei sogni, che naturalmente è una delle forme di premonizione, anche se in questo caso interpretativa, ricordando che ci sono anche i sogni premonitori veri e propri, e quindi che comunicano, ma anche le premonizioni in fase di veglia. Qui dico una cosa, apro e chiudo una parentesi: io stesso quando ero ragazzo avevo le premonizioni, e grazie a queste premonizioni fino a una certa età mi è stato concesso, tra virgolette, la capacità di aiutare le persone, anche se questo mi costava a me energeticamente veramente tanto, e anche di salvare la vita ad una cara amica, in quanto avevo già vissuto nella mia testa quella scena prima che quella scena accadesse. Quindi nel momento in cui quella scena si è manifestata e palesata, io ho avuto la possibilità e il tempo di razionalizzare e quindi di agire per tempo. Questo in realtà mi è successo anche in un'altra situazione un po' più complessa, che magari qualche volta racconterò nei podcast verbali, ma mi interessava la questione dei sogni. Allora, io stesso sono tra le persone che fa interpretazione dei sogni, anche se ultimamente non ho avuto molto tempo, di questo mi dispiace. Infatti, per esempio, un utente del canale mi aveva chiesto una consultazione, e io ho dovuto dire: guarda, in questo momento non ce la faccio, e l'ho rimandato a qualcun altro di conoscenza mia e di Roberto, che è l'amico Andrea Dalbon, che anche lui si occupa di questo. Non so se anche voi ve ne occupate, che non abbiamo mai avuto occasione di parlare di questo aspetto, no? Sì, ma Ok. non è il mio sport, diciamo così. Ok. Lo conosco. Le esperienze personali sì, nel senso posso aver fatto dei sogni che mi hanno Sì. anticipato qualcosa per gradirmi, o le persone vicine a me che hanno magari il mio stesso intuito, diciamo, allenato. Ecco, Ecco. magari gente anche meglio di me. Io Diciamo ho che dei sentori, delle immagini, ma non è che potrei mai, diciamo, dire che su questo ho delle forti conoscenze, non è proprio così, personalmente. ecco, se devo dire personalmente, non mi viene da interpretare i sogni, però quando mi capita che qualcuno me lo racconti, ecco,
ho imparato a sentire le sensazioni che provo. E Quello quindi sì, anche a me dico capita. quello e in un certo senso è una sorta di proiezione anche quella, però non è un classico dell'interpretazione dei segni che trovi all'interno del sogno. Esatto, Perché certo, anche lì capita. ci sono Magari tecniche. sapendo sia di te che di me il tipo di, diciamo, percorso interiore che abbiamo fatto, è facile che ci vengono a dire tu cosa ne pensi di questo sogno che ho fatto, però Gabi finisce là. Assolutamente, è capitato un sacco Solo di per volte. quello, solo per Poi ci magari sono sapere- alcuni che hanno dei sogni pazzeschi. Io ho avuto Per esempio Ma io io. vado completamente una frequentazione che d'accordo. faceva dei sogni che quando te li raccontava dicevi ma No, come hai io non si fatto? sa. Cioè, solo lontanamente a pensarlo. No, Per cui, infatti, ok. infatti. Però poi io Però, viaggio sempre, vado chissà dove, non si capisce, ogni volta che dormo ecco, si qui finisce entriamo in un proprio concetto veramente pazzesco, perché il livello di attività della mente, che è stato quello, è stato misurato, è stato proprio guardato, Sì, controllato, mentre si sogna è pazzesco. E sì. ci sono tutta una serie di tecniche, di cose anche più o meno in quasi tutte le varie culture, ce ne sono alcune che Io sono utilizzate in maniera peraltro soffro di sogno ipnopompico e ipnogonico, quindi ho okay. queste sorte di apnee notturne o al risveglio o in fase di addormentamento e lì tipo non riesco a capire se sono sveglia, se non lo sono, mi sembra di avere la mente lucida, attiva, ma il corpo intorpidito, insomma una cosa che molto spesso questo magari ecco quello che io posso parlare delle mie esperienze, del fatto che mi è capitato in quello stato alterato della mia percezione di percepire, magari di sentire qualcosa che mi si poggiasse addosso, di avere insomma delle sensazioni strane, però da cui interpretare come proprio a livello proprio canonico. Non è poi così, diciamo, sbagliato, perché se tu pensi che in quel momento tu non hai il controllo del tuo corpo, è chiaro che probabilmente la mente è più libera. Sì, infatti. Quindi hai probabilmente la mente inteso come, parliamoci, come spirito, cioè come la parte, Sì. diciamo, impalpabile di quello che siamo, probabilmente riesce ad avere contatto o Avere delle avere sensazioni, più, delle bravo, ed esperienze, avere, sì. e in quel momento senti molto di più quel sentire che dicevamo prima, che probabilmente invece quando c'hai il tuo corpo che Mi è capitato è magari qui. di vedere in questa fase di dormiveglia, di assopimento così che non capivo da dove venisse perché magari non avevo realmente sonno, di addormentarmi, fare un sogno e magari poi dopo qualche istante svegliarmi e quello che avevo immaginato trovarmelo scritto in un messaggio. Avere previsto un messaggio che mi stava arrivando magari da una persona che non sentivo da tantissimo tempo, aver avuto una sorta di mancamento, aver avuto bisogno di dormire per qualche minuto e mi arriva poi quel messaggio. Però sono episodi sporadici, non sono costanti. Però devo essere sincero, è una questione di percorso, ma questo non è nel mio, nel tuo, è quello di tutti, secondo me. Quando tu Sì, stai facendo un determinato percorso, certe cose, ma il problema è che non accadono a tutti, il problema è che molti non se ne accorgono. sì. Questo è il concetto. O magari tendono a volere Perché comunicare perché si spaventano. C'è chi ha Ma paura. è quello che dicevo prima, è questa attenzione, questa capacità di vedere che ci sono certi segni, certe cose, e di sentire cosa ti comunicano queste cose. Sì, sai quante volte può capitare che ti dicono guarda, sai anche a me capita, ma a me queste cose Poi spaventano e quindi le allontano, non voglio e pensarci. basta, no, mi fa paura. Ecco, vedi, Mi è fa semplicemente paura. proprio questo, diciamo, avere, cioè, dare del tu a questo tipo di sensazioni, mettiamola così, e non nasconderle nello sgabuzzino come molte persone fanno. Però c'è da dire che noi abbiamo acquisito, tra virgolette, gli strumenti per poterlo fare, quindi ma Ecco, negli altri no. questo è vero, perché questo è un concetto che probabilmente uno arriva a fare questo perché fa un percorso. Perché fa un percorso, e il percorso in un certo senso è quello che dicevo prima, del discorso dell'istituzionalizzare certe cose, per cui nella storia si è arrivati a quello con le forme più varie, dalle religioni ufficiali alle, chiamiamole, sette, oppure Sì. anche a certi tipi di cammini iniziatici che esistono, ci sono in tutto il mondo, questi tipi di, di, di trasmissioni del sapere o di trasmissioni di certi tipi di tecniche. Guarda, ti ricordi l'ultima volta che parlavamo della Kabbalah, per esempio, io e te, Gabriele, no? E in un certo senso questo argomento si collega a questo aspetto, per certi versi. E quindi acquisire certe tecniche o certe consapevolezze ti permette di
Dare del diciamo, tu, come dicevi tu, a determinate esperienze, a determinate assolutamente, di non rimanere scioccato, di accettare, di capirle anche profondamente, di sentirle proprio nel vero senso della parola. E vabbè, Chiaro. dopo, qualcuno dice che questa è tutta aria fritta, per cui io rispetto anche quello che lo dice. Poi io penso che si perda qualcosa, però giustamente. Tutto sta, tutto sta nell'approccio che una persona ha. Se una persona è materialista e ha quindi un approccio Non esclusivamente... ci sarà mai verso. Qui guarda che è proprio una questione di credere. Non solo questo, ma in tutto quello che non è fisicamente tangibile. Quindi Certo. cioè, è come paragonare per loro una barzelletta ad un concetto astratto. Per loro sono la stessa cosa, cioè non sono cose che puoi provare, quindi siccome non le puoi provare, non le puoi vedere. Se non le puoi vedere, allora non esistono. Cioè è una limitazione loro che Sì. cercano di imporre agli altri, perché il fatto che gli altri possano credere a qualcosa viene visto come una minaccia alla propria, tra virgolette, integrità Incapacità. di Sì. esistenza e Sì. di interpretare il proprio mondo a propria immagine, cioè materialistico, e basta. No, Quindi perfetto. il Sì, sì, no, problema non è giusto. nostro, ma è loro. Va benissimo come concetto. Va Cioè, bene. sono loro che mancano, hanno un problema di mancanza, non chi conosce una cosa. Guarda, io dico che sono loro che si perdono qualcosa, però chi è quello che vuole, quello che vuole lasciare Allora, dietro. allora Roberto Dimmi. e poi Ambra, naturalmente. Quindi tu hai, intanto volevi mostrare qualcosa che è un libro Ah, che riguarda, aspetta che io devo ancora caricare pure l'immagine, quindi aspetta che non la stavo caricando perché me la apre in automatico ah. e quindi Beh, non volevo disturbarvi durante la la discussione. chiacchierata di confronto. Beh, discussione, però in realtà è veramente una bella chiacchierata. Questo mi piace. Sì, Allora, sono d'accordo, lo penso anch'io. No, beh, questo è se vogliamo, quasi una tappa importante di quello che ho fatto e rappresenta, vedete come l'autrice è Luisa Beni, che è la stessa persona che mi fece 30 anni fa il corso di tarocchi, con cui siamo rimasti insieme. E abbiamo fatto un sacco di progetti, un sacco di cose, per quello dico che c'è un cammino poi con le persone, no? E questo praticamente è stato un libro corale in cui l'abbiamo scritto, siamo un gruppo, facciamo parte di questa associazione, tutti più o meno, in questo caso dentro al concetto dei tarocchi, e qui abbiamo spaziato, perché se poi vogliamo proprio andare a vedere il concetto dei tarocchi, vabbè, qui non abbiamo fatto tutta quella che è l'introduzione tecnica, che se vuoi posso anche raccontare, Gabriele. sì, vai tranquillo. Vabbè, allora, se partiamo per la descrizione pratica, è quello che viene definito mazzo di tarocchi, è quella, diciamo, che è un mazzo formato da 78 carte, quindi uno dei mazzi più grandi esistenti appunto nella nostra cultura, perché è composto da quelli che vengono definiti arcani maggiori e arcani minori. Oppure, vabbè, possono essere chiamati anche trionfi anticamente, oppure lame. Però anche qui bisogna molto essere precisi, perché in realtà i minori non sono nient'altro che un classico mazzo di carte, solo che hanno i semi classici, quelli che sono sempre stati usati nella tradizione occidentale, quindi denari, spade, coppe, bastoni, e vanno dall'1 al 10. E dopodiché abbiamo 4 figure vestite, che sono fante, cavallo, regina La e re. regina e il re. E quindi sono 14 carte per ogni seme, e che quindi arriva a 56 come numero di carte, e questi sono definiti i minori. In realtà gli altri 22, che sono detti arcani maggiori, sono quelli che ma in generale, vengono considerati i tarocchi. Poi in realtà vengono utilizzati tutti.
onestamente, anche a livello storico, a livello di concetto, a livello di idea, sono i 22 ad essere i veri tarocchi. Gli altri, diciamo che funziona come quello che abbiamo detto prima. Storicamente a un certo punto c'è stata necessità proprio di difendere questo mezzo, per non farlo scomparire, per continuare in qualche maniera a usarlo, e quindi in un certo senso è stato nascosto dentro un mazzo di carte. E quindi dopo ci sono molti giochi, in particolare nelle Marche, ci sono dei giochi che vengono fatti coi tarocchi, e quindi con tutte queste 78 carte. In realtà era solo una scusa per riuscire a tenere queste carte nelle case senza finire, diciamo, nelle grinfie di certe persecuzioni che al tempo purtroppo erano molto reali. E quindi in realtà gli arcani maggiori, per come la considero io, sono i tarocchi. Ed essendo 22, qui già il numero ci dice tutto. Sono le lettere dell'alfabeto ebraico, e qui ci ricolleghiamo alla famosa Cabala, che ci ricordiamo, ma sempre alla Cabala sono 22 le vie che si trovano all'interno dell'albero della Cabala che abbiamo visto. E ricordiamo che se vogliono saperne di più sulla Cabala, c'è la puntata sulla Cabala. Appunto. E poi, cioè, come dire, c'è le tavole del libro di Thoth, sono 22 anche quelle. In alchimia, la via alchemica divide in 11 e 11, via secca e via umida, i tarocchi. Hanno un senso anche quelle, le prime 11 e le seconde 11. I tarocchi poi... Scusa Roberto, volevo ringraziare un attimo Davide per il sostegno al canale. Okay. Sono numerate in maniera particolare. Sono numerate dall'1 al 21 e una carta non ha numero. Non ha numero. Il matto non avevo semplicemente viene considerato 0, o comunque non ce l'ha, cioè proprio non c'è scritto. E già questo dà un'idea di quello che è questo insieme di archetipi, io lo chiamo quasi, perché se tu usi i tarocchi li puoi abbinare a qualsiasi cosa, puoi abbinare a qualsiasi categoria dell'arte, dello scibile umano. Ma brutalmente, cioè tu puoi dire, che ne so, abbinami vini ai tarocchi, lo puoi fare. Abbinami, perché sono degli archetipi di categoria che poi possono essere applicati. Lo si fa anche per i mestieri, per esempio. Qualsiasi cosa, abbina delle città ai tarocchi, abbina gli stati ai tarocchi, abbina dei giochi, abbina qualsiasi cosa, la puoi sempre abbinare agli archetipi che i tarocchi rappresentano. Proprio perché sono Ed è interessante pensare che quello che dicevo prima, ci sia questo tarocco senza numero, che generalmente può essere, qualcuno lo mette all'inizio, ma in realtà può essere messo anche alla fine. E in realtà ti fa capire che è un percorso circolare, che non è mai finito. Cioè tu, una volta che hai percorso tutti gli arcani, puoi arrivare a questo 0 che è il matto, e solo lì puoi permetterti di essere matto e di non usare la razionalità, proprio perché sei arrivato a fare questo concetto, ma proprio perché sei matto puoi ricominciare un'altra volta e farai un altro giro e capirai delle altre cose e farai un altro percorso. Ed è questo, secondo me, è proprio il significato esoterico delle carte. Cioè, al di là, ogni carta poi viene rappresentata, c'è una rappresentazione classica, anche qui l'origine, i primi mazzi di tarocchi o le prime rappresentazioni di tarocchi che troviamo in giro per l'Europa sono intorno al 1200. Allora, anche qui non abbiamo idea di chi li abbia portati, sembrerebbe che arrivino dal Medio Oriente, da Israele tecnicamente, dove troviamo un antico sistema di predizione fatto appunto con le lettere dell'alfabeto ebraico, e ancora prima con sempre 22 figure che venivano associate, ed era un concetto utilizzato da tribù nomadi che vivevano nella zona di Israele, più o meno. Però anche qui ci sono concetti che vengono dall'Egitto, ci sono concetti che probabilmente arrivano anche dalla parte mesopotamica, cioè è una sorta di fiume carsico che ti porta delle conoscenze, delle esperienze in un certo senso,
che sono storiche, sono state fatte da popolazioni prima di noi, però la cosa che ti colpisce è che quello che loro hanno messo dentro questi simboli, nonostante la tecnologia, è uguale. Cioè valeva 3.000, 4.000 anni fa come vale oggi, perché il cuore dell'uomo è sempre quello. E se vi ricordate quello che dicevano gli egiziani, quando tu ti trovavi davanti a Tot, non per niente, non ti pesava il cervello, ti pesava il cuore. Il cuore. A confronto con una piuma, se ricordo bene. Brava, deve essere leggero come una piuma, se no non va bene. Già, E quindi già. questo concetto di elevazione, questo concetto di alzarsi dalla materialità, che è proprio presente nel concetto dei tarocchi. E quindi appunto nel mio percorso ho avuto modo di stare all'interno di questo gruppo, di trovare gente che è arrivata, se n'è andata, altri che sono venuti, cioè persone che abbiamo conosciuto, e poi a un certo punto qualche anno fa ci è venuta questa idea di scrivere questo libro, che non è il primo di Luisa Beni, è il mio primo, il primo anche di tanti altri, perché poi cosa abbiamo fatto? Non è il classico libro di tarocchi che si può trovare, dove ci sono la spiegazione dei vari arcani, le interpretazioni. No, qui c'è una piccolissima, sì, interpretazione, diciamo 3-4 righe per ogni arcano, delle caratteristiche generali, e dopodiché però ogni arcano è stato interpretato. E quindi è stato scritto un racconto, anche delle ricette culinarie, piuttosto che delle poesie, dei disegni, cioè ogni arcano è stato interpretato dall'autore che ha scritto su quell'arcano, e quindi io ne ho scritti alcuni, poi ho avuto l'onore di scrivere la prefazione, e quindi insomma diciamo che è stato una serie di contributi, quel libro, tutto combinati all'interno di questo gruppo, di questa comunione di utilizzo che è stato fatto. E se proprio devo dare la mia definizione di tarocchi, è proprio quella che ho scritto qui. Se mi permettete vi leggo giusto 2 righe. Sì, vai. Come concetto. Allora. Superfluo dire che quello che avete tra le mani voi non ci sarebbe mai stato senza la presenza di Luisa Beni. Qui stavo parlando della mia maestra. Si potrebbero scrivere fiumi di inchiostro sul significato dei tarocchi, ma io voglio farlo raccontando una storia. È la vicenda di Richard Proennake, 1916-2003. Naturalista americano che dopo una vita a cercare cosa fare da grande, buttandosi in 1000 imprese, alla tenera età di 52 anni va a vivere da solo nel quasi completo isolamento in una baita da lui stesso costruita sul Twin Lake in Alaska. Il luogo è a quasi 300 chilometri dal primo avamposto civilizzato. Richard da qui trova la sua dimensione e, per quanto isolato, riesce comunque a essere in contatto con il mondo. Vive lì in quasi completa autonomia per 30 anni. Quando capisce che non può più continuare questo tipo di vita, dona la sua baita al parco nazionale che nel frattempo è sorto in quei luoghi. Il giorno che se ne va, lascia sul tavolo una lettera meravigliosa. Riporto per brevità la sua conclusione. Non avete trovato alcun lucchetto sulla mia porta. Forse avrei dovuto metterlo, perché credo che una baita nella natura selvaggia non dovrebbe rimanere chiusa ma aperta per chiunque necessiti un riparo. Il prezzo che chiedo in cambio mi sembra ragionevole, per quanto sono convinto che alcuni non saranno in grado di permetterselo, e cioè di prendersi cura della baita come se l'aveste tagliata voi stessi, con attrezzi a mano, come ho fatto io. Se quando ve ne andrete lo farete con la coscienza a posto, allora avrete saldato l'intero debito. Ho voluto raccontare questa storia perché trovo sia perfettamente aderente ai tarocchi, anche se può non sembrarlo. I tarocchi sono dei maestri, degli insegnanti, ma anche una via, un cammino, e ancora sono anche un rifugio, un luogo sicuro nelle terre selvagge della vita. Un posto sperduto, difficile da raggiungere, ma
chi ci arriva non lo fa mai per caso. È proprio come la baita di Dick, sono un luogo dove ricercare noi stessi innanzitutto e poi, solo così, poter capire ciò che ci sta intorno. I tarocchi non sono nostri, anche se possediamo i mazzi. Sono solo in prestito. Cammineranno con noi fino a quando il destino lo vorrà. E poi li dovremo lasciare a coloro che arriveranno dopo di noi su questa via. Il libro che avete tra le mani per me è come la lettera del buon Richard ha lasciato sul tavolo, è un'indicazione, un consiglio al prossimo viaggiatore dello spirito che ci seguirà. Infine, il prezzo che lui chiede è prendervene cura e avere la coscienza pulita. È esattamente quello che chiedono i tarocchi. E al di là delle illusioni, è davvero un prezzo altissimo, ma ne vale la pena, fino all'ultimo centesimo. E trovo che questo sia lo spirito con cui secondo me bisogna approcciarsi a questo tipo di percorso, a questo tipo di cammino, letteralmente, da un certo punto di vista. Anna, tu vuoi aggiungere qualcosa o vuoi parlare direttamente dei Ching? Sì, preferirei appunto spostarmi sui Ching, ma perché non ritengo ci sia da aggiungere nulla su quanto ha detto Roberto. Ti ringrazio. Allora, io ho parlato, diciamo, non tanto dei Ching in questa occasione perché è un argomento magari forse meno conosciuto direttamente, diciamo, anche rispetto magari a un mazzo di tarocchi che è più facile aver visto in giro. I Ching, a parte esistono le carte dei Ching, ma non è di quello che voglio parlare. I Ching si consultano lanciando 3 monete. Queste 3 monete, questo è uno dei metodi, quello diciamo meno tradizionale, ma quello più utilizzato. Si lanciano 3 monete. Queste monete hanno chiaramente la testa e la croce, ad ogni lato viene associato un numero, da questo numero vengono fuori delle linee, a seconda dei numeri che vengono fuori, che si lanciano 3 volte, quindi se io lancio le monete 3 volte e ogni faccia, testo croce, ha un valore numerico, verranno fuori dei numeri. A tali numeri corrispondono delle linee, tali linee in successione, fino a un massimo di 6, si chiamano esagrammi. Gli esagrammi rappresentano delle situazioni, sono 64 in tutto nei Ching, delle situazioni, delle condizioni, delle fotografie di una situazione nella quale ci si può trovare nel corso della vita. Il nobile, che è la persona che viene raccontata nei Ching come il protagonista, la persona che tendenzialmente vuole capire come affrontare determinate situazioni, consultando i Ching capirà da quella situazione come agire, per quello che viene suggerito, per trovarsi in una situazione diversa da quella. Tendenzialmente l'obiettivo è quello, voler cambiare la situazione nella quale ci si trovi. Siccome per la filosofia cinese, sia taoista che confuciana, quello che conta è l'armonia dell'universo, quindi che ci sia un costante equilibrio tra l'azione attiva, l'energia attiva e l'energia passiva, quello che viene definito appunto attivo yang, yin, passivo. L'agire dell'essere umano che si pone il problema su come comportarsi in una determinata circostanza deve essere in armonia con quelle che sono le leggi dell'universo. Solo in quel caso si è scelto di fare il bene. Per non dilungarmi ulteriormente su questa, diciamo, spiegazione così proprio veramente molto sommaria, io ho deciso di farvi leggervi un piccolissimo estratto della prefazione di questo libro qua, che si chiama I Ching, il libro della mutazione di John Blofeld, che non è l'autore più conosciuto, quello che ha fatto la più famosa traduzione, che quello è Richard Wilhelm. No, questo è un autore inglese più recente, ma sempre del secolo scorso, giù di lì, che ha sentito la necessità di fare un'ulteriore traduzione. Io semplicemente in un mercatino dell'usato ho trovato questo libro e mi è piaciuto tantissimo, già studiavo i Ching, e ci sono alcune parti che mi hanno colpito, ma nello specifico uno, dove lui racconta del perché appunto fa questa traduzione ulteriore, avendone già abbondantemente, diciamo, traduzioni per quanto riguarda la consultazione dei Ching. Il mio scopo nel fare una nuova traduzione di questo testo è di darne una versione con un linguaggio il più semplice possibile, che contenga chiare istruzioni per l'uso divinatorio, così che chi si accosta al libro con sincerità e intelligenza lo possa usare come mezzo infallibile per scegliere il bene ed evitare il male. Devo mettere subito in chiaro che non si tratta di uno dei soliti libri divinatori che predicono eventi futuri e poi ci lasciano dove siamo, in attesa passiva che tali eventi accadano. Gli autori dell'opera non considerano i particolari del futuro come inalterabili, ma come pronti a seguire tendenze e direzioni generali. Invece di fare rigide profezie
offre dei suggerimenti basati sull'analisi del gioco reciproco delle forze universali, non circa quello che accadrà, ma circa ciò che occorre fare per essere in armonia o per evitare un dato accadimento. Ci rende architetti del nostro futuro, mentre ci aiuta a evitare o a minimizzare i disastri e a ricavare dei benefici da ogni possibile situazione. È un libro per coloro che apprezzano l'armonia e la virtù più che il profitto. Per esempio, non ci aiuterà a diventare ricchi o a distruggere i nostri nemici, a meno che essi agiscano contro il pubblico bene, ma ci aiuterà a trarre il meglio dalla nostra vita e a vivere in armonia con le circostanze in atto, qualsiasi esse siano. Questo è il brano che ho scelto da questo libro e che consiglio di approcciarsi alla consultazione dei Ching proprio con questo spirito, cioè quello di scegliere quello che è il bene, e per bene si intende il bene che mantiene in armonia l'universo con noi che ci siamo all'interno, che ne facciamo parte, insomma, del tutto. Poi quello diciamo che siamo... Quello che mi è piaciuto molto di quello che hai detto è quel concetto di armonia, che secondo me è fondamentale. Che poi, se vuoi, è la stessa cosa. Cioè l'idea, quella che dicevo io prima, no? Di un discorso di destino, poi insomma possiamo chiamarlo un po' come vogliamo, possiamo intenderci su cosa interpretiamo, ma è proprio questo. Cioè, alla fine, quello che ti viene detto in un vaticinio, per come la penso io, è quello che ti doveva essere detto. Sì. Giusto o sbagliato che sia. Perché ti farà fare un percorso. Sì. Ti farà rendere conto di qualcosa ed è molto più importante, se ci pensi, o meglio, ci devi arrivare, che sapere realmente quello che accade. Ma è come tu lo affronterai e cosa imparerai da quello che succederà. Proprio quello che dicevamo all'inizio, invece quanto purtroppo chiaramente è normale, soprattutto quando non si conoscono, non si hanno determinati strumenti. Sì, perché c'è l'idea di... curiosità sul futuro. Brava, voglio sapere cosa c'è. In realtà dopo impari a capire che in realtà è cosa devo imparare da questa cosa. Cosa devo cambiare di me per andare in quella direzione, che è la cosa più importante alla fine. Però, vabbè, giustamente, non pretendo, è così, cioè siamo qui stasera a parlare di questo proprio perché diffondiamo quest'idea, ma nello stesso tempo poi giustamente l'idea che mi sembra che io e te abbiamo, ma che poi giustamente può essere giusta come può essere sbagliata. Io non è che penso di avere la scienza in mano. No, ma non si ha questa pretesa, però è il sentire che abbiamo è questo. Certo, il sentire è quello, e questo è un sentire comune da chi pratica questo. Allora, c'era una seconda parte più breve degli appunti che mi ero preparato, che mi interessava leggere per arrivare, diciamo, ad alcune domande, ad alcune conclusioni, naturalmente con voi. Oggi i vaticini si sono adattati ai tempi moderni. Se da un lato le pratiche tradizionali come l'astrologia, la cartomanzia e la lettura delle rune continuano a essere popolari, soprattutto quest'ultima sta ritornando ad essere, diciamo, di nuovo fondamentale all'interno di questa tipologia di lettura. Dall'altro il vaticino è diventato un fenomeno anche commerciale. Le persone si rivolgono ai consulenti o professionisti che offrono servizi di previsione spesso legati a tematiche di vita personale come relazioni e carriera, piuttosto che invece, come una volta si faceva, di chiedere sulla salute, sulle vittorie in guerra, e diciamo che c'era una veduta molto più ampia da parte di chi ricorreva a questi aspetti, ma c'era una visione anche più spirituale, più mistica, in quanto proprio c'era una credenza che portava alla conoscenza di queste cose, perché erano ritenute importanti proprio perché divinazioni, perché appunto c'era un tramite, come dicevate prima, eccetera, il divino. Questo nel tempo si è smarrito, si è perso, ovviamente con la commercializzazione che non vuole andare contro il lavoro, perché naturalmente in certi casi, questo è importante specificarlo, è un lavoro e non solo una passione, eccetera, anzi ben venga quando le proprie passioni diventano un lavoro, è sicuramente il lavoro più gratificante da fare, il più emozionante, quello più spontaneo, più naturale, e comunque è corretto pagare per un servizio, eccetera. Però a volte questo sfocia anche nello sfruttamento, nella
nella falsificazione, fino ad arrivare anche alla truffa, come ci sono stati casi famosi di cui siamo tutti a conoscenza Purtroppo. in Italia e non solo, che oltretutto hanno rovinato l'ambiente. Inoltre, questa è la cosa che mi interessa più di tutti, la tecnologia ha aperto nuove strade al vaticinio. Oggi esistono addirittura le app per il telefono dedicate alla lettura dei segni zodiacali, alla numerologia e alla cartomanzia, che voglio capire come fa un'app anche con l'intelligenza artificiale a interpretare qualcosa se non in modo meccanico. E anche i social media hanno contribuito alla discussione e alla diffusione di queste pratiche, creando comunità online. Vabbè, ci sono tantissimi gruppi, per esempio su Facebook, ma non solo, che si riuniscono per discutere di queste cose, e ci sono addirittura, soprattutto su TikTok, molte persone che praticano per esempio la cartomanzia, ma non soltanto, diciamo tramite i video, eccetera. In sintesi, il vaticinio ha attraversato secoli, direi millenni di evoluzione, passando da pratiche rituali e religiose a forme più accessibili e commerciali. Sebbene i metodi siano cambiati, la ricerca di risposte sul futuro e la comprensione del destino umano futuro continua a spingere le persone a cercare segni e interpretazioni, sia attraverso i rituali che moderni strumenti digitali, ed anche, aggiungo, attraverso la spiritualità. Cosa pensate di questa parte moderna della divinazione in generale, ora lasciando stare la cosa in specifico? Allora, dal mio punto di vista la divinazione esiste, nel senso che c'è, se no non sarei qui a parlarti di tarocchi questa sera. Quello che però è la premessa che abbiamo fatto all'inizio, cioè esiste in quanto c'è una relazione energetica tra una persona che si mette a disposizione per cercare questa conoscenza, queste informazioni, quello che ti deve essere detto, attraverso un mezzo che possono essere i tarocchi, possono essere i Ching, può essere qualsiasi altro mezzo di divinazione, ma è comunque un mezzo, e però devi metterci lo spirito. Attenzione, non è detto che ci siano due persone, potrebbe essere anche uno, perché uno potrebbe farlo anche per se stesso. Difficile, facile imbrogliarsi, facile raccontarsela, però teoricamente si può fare. Oppure, che ne so, se tu usi questi sistemi per guardare dentro te stesso, per meditare su certe cose di tue, anche quello è un metodo. E quindi voglio dire, non è necessario essere in due, però è necessario, secondo me, essere una persona, che ci sia un'interazione tra una persona e il divino, oppure tra due persone e il divino. Adesso ho usato divino per dire, diciamo, questo livello superiore di energia. Passatemi il termine per capirci. E quindi se io questa cosa la faccio con dall'altra parte una macchina, cosa vuoi che esca? Sì, uscirà una predizione fatta secondo i concetti logici di quello che le carte possono rappresentare, o qualsiasi altra cosa, che ne so, i dadi, piuttosto che qualsiasi cosa. Però cosa vuoi che sia? È una cosa senza spirito, e in questo caso, se non c'è spirito, cioè non c'è niente, dal mio punto di vista. Vedi, questa possibilità di consultare online tarocchi, soprattutto sì, tarocchi, è una cosa che già esiste da diversi anni, soprattutto in quei siti di cartomanzia che ti dirottavano poi sui numeri a pagamento per fare delle telefonate, appunto, e parlare con le cartomanti al telefono. C'erano comunque dei banner che potevi cliccare. Però posso dire, no, se tu però parli, adesso al di là del fatto che ci sia il numero a pagamento, se però tu poi parli con una persona vera dall'altra parte, allora cambiano. Sì, no, diciamo, però c'erano dei banner che potevi cliccare, che ti consentivano di estrarre una carta per avere un responso immediato, rapido, ma è chiaro che io ho capitato tutti quelli possibili e immaginabili nel corso degli anni, a voglia, pure gli angeli, quelli di Dore in Virtue, io mi sono fatta le estrazioni.
Certo, se in quel momento sono in un particolare stato d'animo nel quale io ho bisogno di una risposta qualunque essa sia e mi esce l'angelo ti sta ascoltando e la tua vita presto cambierà, va bene, dico sono poi No, fatti ma così. vedi, quello però attenta, tu stai già facendo un percorso in quel modo. Ah, io sì, io già ero in quella Capisci? fase. Ci hai messo dello spirito in quello che stai E io, facendo, ecco, in in un quel certo caso posso senso. dire che lo metto io lo spirito. Brava. Quando li ho Invece consultati, quello che va lì e effettivamente. dice ma andrà bene o manda male, clic. Sì, 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 Dovete dire certo. No, no, io ci mettevo io lo spirito. Quelli di Dora Virtue tutti a giramano, poi mi sono usciti tutti poi facendoli ogni giorno, è chiaro, più o meno. Però c'era una costante di qualcosa che mi dava delle indicazioni, alcune cose poi si verificavano, però siccome magari non mi andava appunto di farlo da sola perché pensavo di incartarmi appunto, di raccontarmela, in un è la cosa, periodo è quello che dicevamo prima, la cosa più quindi in un periodo in cui difficile. volevo anche un po' di conforto, volevo capire, insomma, volevo un qualche segnale da poter interpretare. Effettivamente io andavo a cliccare su quelli di Dora Virtue per vedere quale angelo, diciamo, era preposto quel giorno a darmi qualche indicazione. Però devo dire che la ricorrenza di alcune poi responsi, vaticini rispetto ad altri mi hanno poi portato a riflettere che effettivamente, seppure quelle carte mi stavano dicendo questa cosa, con tutto che era una cosa su cui cliccavo, va bene, complice anche il mio spirito, ed era qualcosa a cui non avevo già dato ascolto quando mi avevo già detto a me stessa. Effettivamente devo dire che in quell'occasione, perché me lo ricordo ancora, più volte quel responso comunque si è dimostrato essere in linea con quello che avevo bisogno di sapere in quel momento. Ci sono arrivata dopo, quando mi sono, diciamo, sganciata emotivamente da alcuni pesi che avevo, da alcuni miei stati d'animo non del tutto piacevoli e quindi dove vedevo magari tutto nero. Poi col tempo mi sono resa conto che effettivamente, certo, se io così da perfetta, diciamo, estranea all'argomento, mi metto a cliccare su una macchina, cosa gli sto dando e cosa mi può restituire, come dici tu, nulla di che. Se invece magari, Posso dirti, non lo secondo so, me devi lì provarlo tu, escono. Roberto, e vedere che ti succede. Dico, se tu provi a cliccare, che cosa viene fuori? Io ti No, dico che ma ci ho secondo provato me, anch'io, qualcosa secondo me ha un senso se ci metti qualcosa tu, perché sennò vedi le tue paure, vedi quello vedi che. le tue paure, esatto, esatto. Come quando interroghi troppe volte, per esempio, i tarocchi per una risposta che ti è stata già data e poi cominciano a uscire le tue paure. Ecco, vabbè, qui bisogna dire che ci sono delle regole però, mai fare 2 volte la Certo, stessa ma domanda. nemmeno con Poi i Sing. dopo questo qua è un errore che abbiamo fatto tutti. Oh, figurati, non saremmo qua secondo me, non avremmo Perché fatto il perché percorso. non vuoi sentirti dire una cosa che poi tu già sai, e invece no, vuoi Addirittura sentirtela dire. nei Cioè, Sing se c'è ti ascolti già la sai. nei Sing c'è l'esagramma 4, Eh? che è l'esagramma dell'immaturo, dell'inesperto, Ah. o comunque diciamo anche può essere tipo dello sciocco, che viene dato, viene fuori quando tu consulti più volte i Sing sulla stessa domanda, ti esce questo esagramma 4 che ti dice il giovane stolto, non sono io a rivolgermi al giovane stolto, è il giovane stolto che si rivolge a me. Cioè chi risponde dietro i Sing dice guarda che già ti ho risposto, me lo stai chiedendo di nuovo, non ti do risposta. La prima volta rispondo, la seconda volta non do responso. Beh, Con un come detto, meccanismo, diciamo, digitale, elettronico, tecnologico, cliccare col dito in maniera compulsiva può diventare invece un problema di dipendenza emotiva da quello che può essere un responso dato da questi banner, da queste applicazioni. Quello sì, quello hai potrebbe essere un usato problema. però una parola che mi ha molto intrigato, cioè il discorso del rispetto. E questo è una parte che non abbiamo ancora trattato, però in Sì, effetti nella tradizione c'è proprio un atteggiamento che colui che domanda deve avere. Ed è il concetto che abbiamo prima, cioè se io mi metto in contatto con qualcosa di superiore, è chiaro che lo devo fare in un certo modo. E adesso al di là, ma l'idea del rispetto per come viene chiesta in più o meno tutti i tipi di divinazione è sì, proprio questo porsi in un certo stato d'animo che ti permette di essere aperto e nello stesso tempo, come dire, aperto anche all'esito che arriva. Perché se qualunque esso sia. tu arrivi con la volontà, con una cosa di forse è meglio, cioè, già lo sai, inutile che vieni a domandare. Sì. Cioè, quel concetto di umiltà non è perché uno deve essere umile rispetto a una cosa superiore, ma semplicemente perché ha un senso. E questo non è che migliaia di anni di quello che abbiamo raccontato, cioè di vaticinio, sono arrivati a questo concetto per niente, perché è la predisposizione mentale che deve esserci, non c'è nient'altro da fare.
e questo Sì. mette il tuo spirito in un certo modo e quindi sarai aperto a quello che l'universo, chiamalo come vuoi, ti vuol dire. Mentre voi stavate parlando e vi scambiavate opinioni, mi sono adeguato all'ambientazione. Bravissimo, bello. Beh, ad esempio, pensa soltanto a questo, ad esempio, non so, una delle tradizioni per cui più famoso, cioè proprio più, è quella di avere una candela. Accendo una candela, possibilmente anche dell'incenso, ma fondamentalmente la candela. La candela, ma la candela cosa fa? La candela illumina, cioè tu cerchi l'illuminazione, tu cerchi la chiarezza, tu cerchi la luce nel buio. Tu che stai facendo le carte, per quello hai bisogno di luce, hai bisogno di un simbolo e non di una cosa così che viene vi faccio ridere un attimo a proposito di accendere la candela per cercare la luce nel buio e magari andare a leggere le carte per un pronostico. Ieri ho rischiato di far saltare la live di ieri sera perché è mancata 3 ore la luce e mi sono ritrovato con la candela a giocare a carte, quindi ci siamo andati vicini. Vedi che ti stavi già venendo vicino alla puntata. Tra l'altro carte siciliane, perché dovevano essere siciliane in quel momento le carte. Poi sulle carte siciliane qualche volta ne parliamo, perché per esempio le carte siciliane, non so se Roberto tu le conosci, sono diverse dalle piacentine o dalle napoletane, anche se somigliano. Non esiste una tradizione scritta, ma esiste solo una tradizione orale della loro interpretazione, che poi, come abbiamo già detto, l'interpretazione è una cosa, il sentire è un altro. Però, vedi, ma alla fine tu con un mazzo di carte, cioè comunque puoi avere questo discorso, perché sei tu a livello spirituale che ci metti per usare un mezzo, che poi alla fine può essere qualsiasi altra cosa. Poi dopo, chiaramente, i tarocchi arrivano da una tradizione, hanno tanti significati e secondo me la cosa importante qual è? È che c'è quell'ispirazione, c'è quell'intuizione che ti arriva quando vedi quella carta, che ti colpisce quella determinata caratteristica che magari è marginale rispetto a una carta che può essere anche negativa come concetto, ma in quel momento magari ti colpisce una caratteristica positiva ed ecco che il tuo responso diventa completamente diverso, ma è qui diciamo la capacità di colui che legge. E la stessa cosa funziona con questi. Poi tornando ai mazzi di carte, vabbè, sai, quelli più istituzionali, tipo quelle classiche francesi, piuttosto che anche le piacentine, sono magari un pelino fredde, ma ce ne sono alcune che sono bellissime. Io per esempio conosco le bresciane che hanno dentro un sacco di simboli che sono buttati lì così, ma in realtà sono tutte tradizioni che arrivano dal passato, ma ce ne sono un sacco di mazzi di carte. Le siciliane hanno un sacco di cose dentro, perché ci sono dei simboli qua e là che uno li conosce. Vabbè, sono tradizioni popolari alla fine, perché poi questo mondo era fatto di persone che mi ha sempre colpito, molto semplici. Se pensiamo al concetto di quelle che dicevamo prima, queste sorte di guaritrici, che poi finivano per essere definite streghe, facevano una brutta fine. Sicuramente non erano persone particolarmente scolarizzate, quello è sicuro. Bravo, però avevano questa capacità, erano capaci di sentire, erano capaci di, se vuoi, di impastare queste energie in un certo modo, io lo dico così proprio. In modo però alla fine efficace. Bravo, e quello era il concetto, cioè alla fine non è che c'era bisogno di... Secondo me, allora, un tempo c'era molto più contatto con la natura e con l'ambiente, che ormai si è perso. Vero, questo portava a una molto più facile interpretazione dei segni della natura, che diventavano ordinari, tra virgolette, e in quella ordinarietà si riusciva anche a trasporre il senso in modo simbolico e quindi a trasformare il segno in simbolo, mantenendo l'energia su cui era incentrato e il significato su cui era incentrato, fino magari ad arrivare a diventare un sigillo e quindi ad avere un'energia ancora più carica, no? Rispetto alla normale simbologia, al normale segno. Oggi questo non esiste più, cioè oggi il segno e il simbolo sono stati sostituiti da come si chiamano? Mi viene la parola. Gli stereotipi.
Nel senso sì c'entra, ma volevo dire un'altra cosa che non mi viene però la parola. In pratica i status symbol, cioè Brand, oggi praticamente una le volta tu hobby, usavi il brand. sigillo perché ti proteggeva da una cosa, oggi ti compri, cioè quindi vai a comprare lo smartphone più innovativo perché ti serve per dimostrare e dare un segno, cioè tu mostri, anzi fai Status symbol, credere sì. agli altri qualcosa di No, te. capisco, ok. Cioè, c'è stata una sostituzione anche da questo punto di vista ed è per questo che io dico sempre che l'uso sfrenato della tecnologia senza senso porta alla perdita non solo di contatto con la natura e con l'ambiente, con la società e con i cari, gli amici, i legami, eccetera. Quindi un distacco energetico, ma allo stesso tempo finisce per far diventare non più la tecnologia al servizio dell'uomo, ma l'uomo schiavo della tecnologia con un distacco totale dalla natura che consente la totale manipolazione dell'individuo e della società. No, Sì, no. Ah, certo. allora, ragazzi, io Beh, è vi chiedo, esattamente il contrario di quello che dicevamo, cioè questa consapevolezza che uno deve avere, lì non c'è. ma infatti È esattamente la stessa cosa che abbiamo proprio quando la raggiungete un poco, e voi ovviamente lo sapete questo perché avete la vostra consapevolezza, quando raggiungete un poco di consapevolezza in qualunque ambiente, in qualunque interesse, sia che poi comunque sono tutte sfaccettature di qualcosa di più sono grande, d'accordo. alla fine finisce che si tende a essere, tra virgolette, emarginati dalla società, se non da persone altrettanto consapevoli, magari degli stessi ambienti, oppure a non essere compresi in quanto ti vedono come qualcuno che è distaccato dalla realtà, senza rendersi conto che i veri distaccati dalla realtà sono loro che non hanno più contatto con la verità, cioè con il mondo reale, la natura, le energie di questo mondo e tutto ciò che è non visibile, sottile e importante per la sopravvivenza e per la vita di una persona a livello non solo spirituale, ma anche materiale, perché perdendo il contatto con la natura si perde anche quelle energie di autoguarigione, di auto sviluppo di capacità non solo dell'intelligenza, della cultura, dell'intelletto, eccetera, ma a 360 gradi, e quindi anche la vicinanza con Dio, tra virgolette, con ciò che c'è di superiore, di totale e di cui noi facciamo parte. Non dimentichiamo che siamo piccole particelle di una creatura molto più grande che molti chiamano Gaia, Gea, Terra, o pianeta Terra, come la vogliamo chiamare, lo chiamiamo, che è un'entità vivente che a sua volta fa parte, è una piccola cellula, parte integrante di un altro sistema ancora più grande, eccetera. Noi dimentichiamo sempre queste cose che per me sono importanti e che sono sicuramente la base dell'esoterismo e della conoscenza in qualunque campo, dallo spirituale alla scienza della fisica, della matematica, alla biologia, alla chimica, tutto praticamente. Vi chiedo di diciamo arrivare alla conclusione eventuale, se c'è una conclusione da fare naturalmente, sui due diciamo argomenti principali della giornata. Quindi se avete altre cose da dire, da aggiornare, e poi passiamo alle domande. Non lo so, ditemi voi. No, non Penso che saprei. secondo me Prego. con le domande magari possiamo colmare eventualmente qualche... Certo. Infatti, secondo me funziona così anche secondo me. Sì. Ok, allora andiamo alle domande. Intanto do lo stop alle domande, che già ce ne sono un bel poco. Va, andiamo. Allora, ehm,
all'inizio questa domanda era rivolta a Roberto, ma io la faccio per tutte e due. Cosa ti ha e quindi cosa vi ha portato dentro questo percorso? Ma in che senso? Nel senso, ciò che mi ha portato dentro? Nel senso che mi ha fatto fare questo percorso? Sì, Questa qui l'interpretazione. quale esperienza, quale persona, cioè qual è l'input? Beh, io l'ho raccontato, è stata Sì. questo mazzo di tarocchi regalatomi, e da lì mi si è aperto un mondo, non si è ancora chiuso. Però io la vedo più come una domanda esoterica, non legata al percorso di Allora, psicologia. cosa mi ha portato dentro? Allora, vabbè, questo tantissimo, ha cambiato il mio modo di vivere, ha cambiato il mio modo di sentire le cose, ha cambiato il mio modo di approcciarmi a tantissime situazioni. L'idea di avere sempre, come dire, la sensazione è quella di avere la capacità di avere una visione più profonda di quello che ti sta intorno. Dopo magari qualcuno dice una pia illusione, può benissimo essere, però la sensazione è quella di non è di avere il controllo, perché non è quello, è semplicemente quello di avere la consapevolezza di essere qui e che stai facendo un percorso, e quindi di conseguenza l'attenzione per quello che ti viene detto, l'attenzione per quello che devi imparare, in un certo senso, facendo questo cammino, che poi è la vita. Sì, è proprio molto simile a quello che dice Roberto, il fatto stesso che ci si apra a anche a delle intuizioni, anche ad un ascolto maggiore di se stessi, ti cambia profondamente nel quotidiano, ti cambia anche nell'interagire con le persone più vicine, ma anche e non soltanto, perché nel momento in cui compi una determinata azione che non è in armonia con quello che effettivamente è il tuo sentire, te ne accorgi subito. In qualche modo senti subito che stai facendo qualcosa che per la consapevolezza che hai non dovresti fare, per esempio un determinato pensiero, una determinata azione, mentre magari con una certa, quando sei ancora, diciamo, non sei ancora in qualche modo risvegliato in un certo senso. Sei indottrinato. Ecco, invece il fatto stesso di avere consapevolezza di quale sia il modo, diciamo, migliore per me di intraprendere un percorso per appunto avere una anche, diciamo, possiamo chiamarlo anche karma se vogliamo, per esempio essere in linea col proprio karma, essere in linea col karma, nel senso sapere anche che siccome ad ogni azione corrisponde una reazione, sai benissimo quando hai una certa consapevolezza se quello che stai facendo effettivamente andava fatto così oppure no, ci stai più tempo a riflettere, ti guardi molto di più dentro, anche magari per azioni che a volte compiamo con superficialità. Mi rendo conto che rispetto al passato sono più consapevole anche di quelle che possono essere le mie azioni e quali reazioni possono portare, di come si ripercuotono sul mondo che mi circonda, anche proprio quello più prossimo a me, senza volermi necessariamente allontanare chissà dove. E comunque sento che sia qualcosa di veramente prezioso, la possibilità che ho in alcuni momenti, che per me di solito sono quando sono più a riposo, quando sono a letto, quando faccio meditazione, di poter entrare in contatto con questa parte più intima di me e probabilmente, perché no, proprio anche con il divino, una connessione con l'universo, cioè poterlo vivere è qualcosa che percepisco come una grande fortuna. E quindi mi ha cambiato rispetto a tutta quella fase della mia vita in cui questo aspetto non c'era, o era presente in forma veramente trascurabile, non incideva, ora incide. Quindi questa è la differenza per me. Mi riallaccio un attimo a quello che sta dicendo Arianna. Ambra. Non Arianna, perdona. Arianna. Perdonami, Ambra. E proprio questo concetto qui, il concetto di... E tu hai detto una cosa che mi ha colpito, il fatto dici quanto sono fortunata a fare questa cosa, è proprio il concetto di capire in realtà quanto abbiamo rispetto a quanto ci fanno credere che non abbiamo. Perché purtroppo adesso viviamo nella società dei desideri, no?
Cioè, noi dobbiamo desiderare qualcosa perché dobbiamo essere sempre tesi a, che ne so, a comprare qualcosa piuttosto che voglio A quella roba là. E soddisfare un quando ce l'hai, bisogno, a e quando soddisfare un ce bisogno l'hai, e materiale. quando ce l'hai dici, vabbè, ok, no, beh, però c'è un'altra cosa. Ecco, invece questo è un percorso che, dal mio punto di vista, ti fa imparare a dire, ma quante cose c'ho? Ma quanto è bello quello che ho intorno? E veramente fermarsi un attimo e ti accorgi che c'è un mondo che ti passa e ti passa sopra, perché è quella la sensazione. Sì, mi passa mi Sì. passa attraverso, sì, Brava, e tu sei lì che sopra. dici: "No, no, vabbè, ma lasciali andare." E vada. Sì, decisamente, sì, è quella la sensazione. Allora, voglio rispondere pure io a questa domanda Vai, perché secondo me era una... indirettamente mi sento, diciamo, di dover dire qualcosa. vai. Eh, allora, io ho avuto un approccio all'esoterismo praticamente talmente, ero talmente piccolo che neanche me lo ricordo. Il mio approccio in realtà non esiste, nel senso che io sono, da quello che ho, da quando ho memoria, ricordo sempre che mi sono posto delle domande e quelle domande necessitavano delle risposte che non potevo ricevere né dalle persone né dalle situazioni in cui normalmente io mi trovavo. E quindi quelle domande mi hanno fatto sbattere la faccia al muro contro le risposte e nell'arco del tempo io mi sono ritrovato catapultato sempre più addentro nella tana del bianconiglio, perché si comincia con la questione dell'esoterismo, che per quanto per molti in certi ambienti sia forse l'apice della conoscenza interiore, eccetera, per me invece è l'inizio. È l'inizio perché la conoscenza interiore è quella che ti porta a fare l'esperienza reale, l'esperienza che ti segna, che ti cambia la vita e che ti mette sul percorso per poter progredire. Quindi non è il punto di arrivo, l'esoterismo, ma è il punto di lancio, il punto di inizio. E ovviamente questo mi ha portato ad avere grandi delusioni, a vivere emozioni contrastanti, a ricevere brutte batoste, eccetera, eccetera, ma mi ha portato a fare delle esperienze importanti che poi mi hanno portato a studiare il paranormale, ad avere a che fare con il ghost hunting, mi hanno portato ad avere risposte su quello che era il fenomeno UFO, la presenza extraterrestre, e di conseguenza questo ha portato ad ulteriori esperienze, eccetera, eccetera. Ora non voglio dilungarmi su questa cosa, ma volevo dire questa mia esperienza, l'ho abbreviata ai minimi termini perché avrei molto da dire al riguardo, solo perché mi interessa che sia, diciamo, un messaggio chiaro per chi eventualmente dovesse vedere questo video e pensare che tutti gli argomenti di cui stiamo parlando siano stupidaggini e sciocchezze da leggere in un libro e credenze popolari utili per ingannare i creduloni, come esattamente avviene per gli scettici sulla questione degli UFO, sulla vita extraterrestre, eccetera, eccetera, che se una cosa non la riesci a vedere, non la riesci a capire, non significa che non esiste quella cosa e non significa neanche che si è stupidi, semplicemente significa che non si è capaci di vedere le possibilità che ti sta dando la vita di fare esperienza, di conoscere e di crescere e comprendere che il mondo non è fatto delle quattro cazzate che c'hai intorno e che credi siano l'esistenza, ma c'è ben altro e che se non riesci a capire questo ben altro è solo un problema tuo di coscienza, di consapevolezza, di incapacità di progredire, cambiare e maturare facendo esperienza
e di essere partecipe di qualcosa di più importante del vivere la propria vita facendo le solite cose ogni giorno che non ti danno assolutamente nulla, che non ti portano assolutamente nulla, che non servono minimamente allo spirito, all'anima e neanche al corpo, ma servono solo a essere parte di un sistema sociale radicale che ha come scopo non di farvi evolvere, ma di allevarvi in un ambiente statico dove servite come pecore di un gregge. Scusate questo sermone, ma No, mi viene assolutamente condivisibile, Gabriele, perfetto. Ci sta. Vado alla prossima domanda. Quanto sono affidabili le letture delle carte se l'interlocutore fa una domanda specifica? Non si rischia di dire ciò che uno vuole sentire? Allora, è quello che ho detto all'inizio. Se in questo modo è la cosa più facile, cioè l'idea che non ci sia una conoscenza tra colui che legge e quello che pone la domanda, perché la facilità di dare una risposta dopo chiaramente sta all'esperienza e alla capacità. È logico che però è più difficile essere distaccati da quello che stai leggendo, soprattutto se dall'altra parte c'hai una persona a te cara, una persona che conosci. Però anche lì la capacità è quella di avere quell'intuizione, quella sensazione che ti fa dire certe cose. Perché ad esempio la domanda specifica è: ho fatto un colloquio per questo lavoro, mi prenderanno? Dico, potrebbe anche essere, no? Certo, ma ci sta benissimo, cioè una domanda specifica. E vabbè, in quel caso lo E vedi, io se in c'è quel un caso sì o un al massimo no. posso dire sì, ti prenderanno, ma è proprio questo il tipo di lavoro che avresti voluto fare nella vita, dico, se proprio vogliamo parlare di andare oltre quello che è la domanda. Sì. Certo, è affidabile la risposta magari per quello che è il mio intuito, da quello che io vedo, per l'intuizione, per quello che mi sale su come risposta, e sì, guarda, ti prenderanno, ma prima di chiederci se effettivamente ti prenderanno oppure no per questo lavoro, ti va di capire perché ti sei candidato per questo lavoro, ma è questo quello che tu volevi fare? Cioè, poi dico banalmente, può essere, guarda, mi serve perché ho bisogno di lavorare, perché non lo so, dico, beh, andiamo a capire, ma tu perché ti trovi in una situazione in cui non sei riuscito a realizzare questo aspetto della tua vita, ti va di approfondire questo aspetto? Dico, questo poi in base anche, dico, io sto generalizzando, sto facendo un esempio. No, ma guarda, io faccio anche l'esempio negativo. Sì, Partiamo sì. da questa cosa. Cioè Ok. uno dice sì, ti prenderanno questo lavoro, poi capita che non ti prendono. Ah, A e quel può punto, succedere. a quel punto in realtà tu in quel momento dovevi sentirti dire che ti avrebbero preso e poi la tua esperienza evolverà in qualcosa. Cioè tu, facciamo comunque per quello che penso io, parte Sì. del gioco. Ed è quello che poi dopo apprendiamo, quello che ci trova lungo la strada, da essere, D'altra come parte, dire, raccolto dalle persone che sono in grado di farlo, d'altra ma in parte se realtà la tutti sono in persona, grado di farlo. la Sì, persona fa una domanda così specifica, carica proprio di aspettative, perché vuole quel tipo di risposta, è probabile che possa pure influenzare l'esito, come no, certo. Quello sì, ci sta e come. L'ideale sarebbe, come diceva anche Roberto, come dicevo anche un po' io, con meno sai di quella persona, più lasciamo parlare. le mie Mazzo, è letture meglio. migliori sono persone che non sapevano. Sempre quelle sono. È sempre senza magari necessariamente. Poi se dopo vuoi fare delle domande, però inizialmente. No, il bello è che poi parlare. magari dopo queste ti contattano nuovamente, ti dicono, oh, ci hai beccato. Io non mi ricordo neanche più cosa gli ho detto. No, io Però... non te lo puoi ricordare mai, è impossibile. È raro che te lo ricordi perché una volta è proprio mi capita successo. una persona a me cara che mi ha pure, con cui abbiamo studiato appunto tot, dice un flusso, non te lo puoi ricordare, per come ti esce se ne va. Bravo, perché è quello che dicevamo prima, è proprio è questa un sorta di flusso, canalizzazione. non è una cosa ragionata, logica, Per razionale. cui ecco, secondo me, se devo proprio dare una risposta a quella domanda, io dico che non è detto che la risposta sia giusta, ma quello che ti viene detto è esattamente quello che tu dovevi sentire. Esatto, ci sta. Allora, ricordo a tutti, nell'eventualità che c'è la puntata, la live in cui c'è Ambra e Dario Del Buono, in cui abbiamo parlato proprio delle tavole smeraldine di Totti, qualora vi interessasse fare un approfondimento. Allora, andiamo all'altra domanda. Potreste dire qualcosa sui rapporti tra tarocchi e I Ching e la psicanalisi, soprattutto junghiana? Credo siano collegamenti interessanti anche col surrealismo.
Beh, in parte l'abbiamo già detto, no? L'ha detto proprio Ambra prima, cioè il fatto che, cioè, per quanto possa sembrare assurdo, in realtà quando noi prendiamo una carta è il nostro inconscio che in un certo senso la prende, e soprattutto che interpretazione gli diamo. Ecco, questa è una parte secondo me importante da vedere a livello psicologico, perché poi dopo è una cosa che, per esempio, ci sono molti giochi con i tarocchi che hanno delle sfaccettature psicologiche, e anche lì è interessante vedere gli aspetti, soprattutto se ti rifai a te stesso, e le interpretazioni che dai magari con un'altra persona che lo guarda, quello che dicevamo prima, una sorta di psicanalisi, perché quello che viene fuori è il tuo io visto da te, in un certo senso, perché Sì, tu proprio attraverso perché quell'interpretazione ti tiri fuori. dicevamo infatti che ci sono alcuni psicologi, alcuni appunto dottori che utilizzano questa tecnica, cioè quella di far pescare al paziente uno soprattutto degli arcani maggiori, quindi delle 22 lame, e dare proprio attraverso quello che è la visione che suscita quell'archetipo una propria interpretazione. Tornando invece all'aspetto, diciamo, dicevi psicoanalisi junghiana, vabbè, diciamo che appunto vi avevo fatto un cenno al fatto quando ci si chiede, ma in realtà queste risposte, ma da dove arrivano? Fondamentalmente, ma questo intuito, da dove vai a pescare per questa risposta? Molto probabilmente, secondo Jung, c'è una coscienza collettiva dove già tutto quello che sono le esperienze, diciamo, umane sono già vissute e appunto passate, presenti e future, sono già in qualche modo nell'etere e vengono tirate fuori da questa lente di ingrandimento che può essere ad esempio una carta dei tarocchi o insomma, quindi diciamo che anche in psicoanalisi nel momento in cui si vuole fare un percorso introspettivo che sia da solo appunto oppure con l'ausilio di qualcuno è sicuramente utilizzabile, e anche i Ching fondamentalmente, soltanto che diciamo i Ching possono pure aiutarci, come no, a fare un percorso di conoscenza, di autovalutazione, quando è opportuno agire, quando è opportuno per esempio conservare l'energia. Ecco, le Ching si muovono più che altro in termini molto specifici, con tante di quelle linee che possono mutare a darti chissà quante diciamo casistiche, però fondamentalmente quello che ti insegnano è a controllare l'energia, a quando investirla, a quando è il caso di trattenerla, a quando bisogna intervenire, invece quando bisogna aspettare che sia il momento giusto. Sono, diciamo, è sempre comunque un modo di fare un lavoro su di sé, perché spesso siamo guidati dall'ansia, dalla fretta, dal bisogno di raggiungere chissà quale risultato, senza tenere conto di quelli che sono per esempio delle tempistiche, come voler insistere a tutti i costi che una piantina che ha bisogno di 3 mesi per diventare un arbusto, solo perché io voglio che diventi un arbusto in 2 giorni lo diventa. No, non accadrà mai. Quindi i Ching ti insegnano per esempio molto ad assecondare determinate tempistiche che sono imprescindibili ed accettarle e a conviverci, per esempio. Quindi questo può essere pure anche un modo per gestire questo, visto che siamo una società con la nostra società in cui bisogna essere veloci, pressanti e sempre performanti, i Ching vanno molto controcorrente da questo punto di vista, ad esempio. Beh, diciamo che nella richiesta della società è insito il difetto, perché più sei veloce e performante, minore è la resa e il risultato finale, perché ti perdi per strada, ti stanchi, Per forza ti di cose aumenta il margine di la qualità errore. va un po' a quel tal paese. La qualità non ci può essere, ovviamente il margine di errore, perché si va per quantità e non per qualità, si esatto. predilige la quantità sulla qualità. Allora, domanda di Davide. Quando il nostro stato d'animo e le nostre credenze possono influenzare una lettura dei tarocchi, come approcciarsi con una mente libera e neutra? Questa è la vera cosa difficile da fare, perché tu quando ti metti a leggere i tarocchi, sia che lo fai per te stesso, sia che lo fai per qualcuno, dovresti riuscire proprio a portare via quelli che sono i tuoi problemi, i tuoi pensieri, tutte le tue ansie, perché in quel momento devi essere tabula rasa, proprio per avere quello che dicevamo prima, che deve arrivarti quell'intuizione, deve arrivarti quel flusso, quella cosa che ti deve arrivare. E chiaramente la difficoltà è proprio quella, e che man mano che fai questo percorso ti rendi conto che, vabbè, impari a svuotarti, però ti rendi anche conto quanto pericoloso sia. Nel senso che non il fatto di svuotarsi, ma di non riuscire a farlo. Il fatto di riuscire veramente a essere tranquillo, mettiamola così, o libero da
pensieri e preoccupazioni. Per cui effettivamente anche lì non è che tutti i giorni possono essere quello buono per fare questo tipo di operazione. Perché? Perché magari quel giorno noi non siamo in equilibrio, non va bene. E allora è meglio non È meglio tirare lasciare. fuori i tarocchi in quel caso. D'altra parte, come nella meditazione, si cerca comunque di non Brava, soffermarsi sui pensieri, ma di lasciarli scorrere, però brava, certo sì, sempre sì. ti attraverseranno, quindi poi devi essere anche tu abile in qualche modo, se senti di poterlo fare, se non è la giornata in cui proprio no, a diciamo decidere di concentrarti semplicemente su quell'aspetto, cioè che quello che Come ti anche una interessa. cosa che mi capita, col tempo ho imparato che non è che sempre tu debba fare una lettura. Cioè anche qui se sei capace di sentire, senti anche che magari la persona che viene dall'altra parte non va bene, ma non va bene Sì, per 10.000 motivi, perché in quel momento non è sereno, perché in quel momento c'ha dei problemi, cioè, perché sta facendo una domanda che forse non deve fare. Anche quello. esatto, anche questo M'è tipo capitato, raramente, ma m'è capitato di dire: "No guarda, anche a non me è me la successo, sento", ti non me la nascondi sento. dietro questa non me la sento non c'è l'energia giusta. Ma lo senti. Senti quando oppure che ne so, questo è venuto qui solo per prenderti in giro e per farti delle domande stupide. È successo Sì, sì, sì. Quindi oltre che il nostro stato d'animo e le nostre credenze che possono influenzare una lettura, c'è da tener conto quello del beh, consultante, perché si intrecciano. l'interazione, cioè non c'è niente da fare. In quel momento ma adesso quel concetto che dicevamo prima del discorso del pagamento dei soldi, cioè la tradizione dice che colui che legge deve essere pagato con moneta sonante, ma è il concetto, perché tu metti la tua energia a disposizione e in un certo senso crei un debito karmico, per quello che viene. Ecco, esatto, è chiaro, lo crea quella persona il debito karmico. E quindi, cioè, non stiamo parlando di poco. E quindi ecco che allora questo debito in qualche maniera deve essere ripagato. Anche perché l'energia si sposta, se si sposta di qua si crea un vuoto e si deve compensare quel vuoto, cioè non è che l'energia sparisce e se ne va. Cioè nel momento in cui noi diamo energia per dire non ci viene restituito in qualche modo, si crea comunque un vuoto e si Assolutamente. creerà dall'altra parte in questo caso, Certo. perché viene in qualche modo insomma così, non compensato. Allora, andiamo alla prossima domanda. Domanda di Bruno. Qual è la vostra opinione sulla teoria di Carl Gustav Jung sull'inconscio collettivo e gli archetipi? Ne abbiamo parlato. Ambra l'ha appena detto, io quando ho parlato prima ho parlato di un concetto che secondo me è praticamente sovrapponibile, che era quello alchemico dell'anima del mondo. Sì, Quello è, cioè esiste, secondo me sì, c'è questa coscienza sì, collettiva, certo, c'è esatto, questo livello superiore di connessione, poi chiamiamolo un po' come vogliamo. Allora, Bruno riporta una domanda di Franco, un nostro amico e moderatore che non è in live ma ha mandato un paio di domande. Egitto, ebraismo francese, spagnolo e italiano. Potete spiegare brevemente le differenze tra i diversi sistemi? Sistemi di cosa? di cosa? Non ho capito la domanda. Suppongo dei tarocchi, poi non lo so. Questo... Sistemi, per Cioè, esempio, allora, marsigliesi sono le carte francesi, no? Ci sono i vabbè, ma i tarocchi, marsigliesi. marsigliesi sono forse i più antichi che ci sono qui in Cioè, Europa. no, Perché, brevemente è difficile. tra Ci parentesi, sono... Marsiglia porto templare e probabilmente qualcuno sostiene che furono i templari a portare i tarocchi. Qualcun che sono altro. quelli usati da Jodorowsky, no? È Jodorowsky che consulta i marsigliesi. Sì, beh, ma ti posso dire, i marsigliesi sono quelli che poi dopo sono i più classici di tutti. Io stesso ho avuto il mio primo mazzo, era un mazzo di marsigliesi, per dire. Io ho difficoltà enormi con questo mazzo, sono proprio sincera. Sì? Cioè, Beh, per vabbè. carità, se sì, ok. È un sentire, è un come funziona. Poi dopo adesso, per esempio, se ti devo dire, uso un mazzo di Weir, che è uno che mi piace molto come cosa. Però anche lì è il mazzo che trova te, non tu che trovi il Io per mazzo. adesso con il Rider White sono per adesso I White. Fermatevi un Rider White secondo, sono per molto favore, perché se no anticipate le risposte delle domande. Vai, sì, vai. però perché quella lì era un po' troppo complessa da esaurire. No, ma in realtà bisognerebbe capire No. cosa significava. Allora, domanda di Eva. Può una lettura di tarocchi cambiare completamente nell'arco, per esempio, di una settimana? Qual è la vostra opinione?
cioè la stessa lettura alla stessa persona, avere un esito differente. Allora, teoricamente non bisognerebbe farla in un lasso di tempo così breve la stessa domanda. Cioè, se ti è stata data una risposta, quella dovrebbe essere. Però, se vogliamo andare più nel profondo, può anche essere che sia così, se però stiamo parlando di casi limite, cioè quindi può capitare una volta ogni non lo so quanto, che in effetti la risposta che tu hai avuto serviva per farti cambiare atteggiamento e magari si sei riuscito così velocemente che una settimana è cambiato pure. è cambiato. Oppure potrebbe essere, cosa che può succedere, che magari la stessa domanda la prima volta hai avuto una determinata risposta e la seconda volta per la stessa domanda nell'arco di una settimana ti si diciamo presentano degli sviluppi diciamo ulteriori a margine, non Ma proprio perché è cambiata l'energia, perché è cambiata anche lì, però la tradizione dice però completamente ma vabbè, dipende anche sempre che atteggiamento, cioè che argomento è, bisognerebbe capire che domanda è e poi da lì vedere. In linea di massima comunque cose impossibili non ce ne sono. No, anzi, proprio perché lei cita Rocchi e a me è capitato di fare delle previsioni che facevano strabuzzare gli occhi dall'altra parte e dopo sentirti dire, dopo un sacco di tempo, ma è successo. È andata proprio così. E ti dicevano, è impossibile. Poi dopo tu gli dici, ascolta, io magari, cioè, i tarocchi non sbagliano, questa è un'altra cosa. Magari sbaglio io sbaglio io a leggerli, per cui sempre, prendila per quello che vuoi, per quello che sia. Già. Allora, domanda di Eclipsia. Per un rispetto verso le carte non si accetta altro che donazioni, perché molti hanno un listino prezzi. Dove finisce il dono e inizia la speculazione? Allora, è quello che abbiamo detto prima. Cioè, il concetto, cioè, nel senso che nella maniera più spassionata, sì, tu dovresti dire dammi quello che vuoi. Dammi quello che vuoi. Dammi quello che ti senti. Sarebbe la cosa più giusta. E questo dice la tradizione. Dopodiché è una frase un po' anche da scippo, però. Sto scherzando, ovviamente. Però detto poi sinceramente, è chiaro che poi invece uno che lo fa magari in maniera importante, vabbè, c'ha un aspetto economico magari anche da mantenere, c'è da campare, come si potrebbe dire. Infatti. Per cui, vabbè, mette una tariffa. Vabbè, è un po' è un po' borderline, sì, è un po' materializzare, un po' venire giù, però è pur vero che al di là del discorso di quanto uno chiede, secondo me è importante lo spirito con cui lo fa, perché se questo, pur chiedendo dei soldi, ti ha soddisfatto, ma se lo fa con coscienza, con criterio, con quei crismi di cui abbiamo parlato prima, con quello spirito con cui vi ho letto, sì. Allora va bene. Allora, se vuoi non c'è neanche prezzo per quello che sta facendo, detto sinceramente. Sono d'accordo, anche perché il fatto che per esempio nel momento in cui magari non si è soddisfatti perché dice va bene, ok, per quello che ho pagato non mi è piaciuto, non mi è sembrato che ci fosse poi tutta quella spiritualità, puoi sempre comunque provare a interagire con altre persone che si occupano di questo, che magari ti chiedono un'offerta libera, cioè non è che ora perché uno, cioè, dico, ognuno può esprimersi come meglio crede anche nel chiedere quello che vuole. Se non c'è, non è il fatto stesso ci sia un listino prezzi, non è in automatico che la persona voglia speculare. Ecco, le due cose non sono collegate. Certo, bisogna vedere come quello, tra virgolette, agisce. Esatto, e lo dovrebbe fare sempre in coscienza, a prescindere da quanto venga pagato. E quello penso che si possa percepire, lo senti, se durante il consulto. Di solito sì. Di solito sì. Se già non c'è un bel rapporto tra persona che legge e quello che fa la domanda, c'è qualcosa che non va. Perché se non c'è quella comunione di energia, c'è quella... È quello che dicevo all'inizio. Sì. Se non funziona, deve essere già quello che legge che ti dice di no. Certo che se però ci si mette sopra il carico della briscola, dell'interesse che c'ha quello che sta leggendo, e allora lì si va a finire un po' nel campo un po' sterile. Allora, quindi, ragazzi, vi chiedo di dare risposta un po', sì, se no facciamo notte, andiamo. Allora, la domanda di Franco di poco fa che aveva riportato Bruno
si riferiva non ai tarocchi in specifico, ma ai vari sistemi di divinazione presenti, quali quello ebraico, quello francese, quello spagnolo e quello italiano. Io non saprei. No, perdonami, quindi tu stai parlando i sistemi che vengono usati per Penso di leggere sì. le carte? E allora qui Questo non lo so. allora, generalmente questi vengono comunemente detti giochi, cioè è il sistema con cui disponi, ma anche lì ne sono migliaia. E poi nessuno vieta che uno se ne possa inventare uno. Perché qui ad esempio io il mio personale. ma assolutamente, ma tutti ce l'abbiamo, qualcosa che facciamo noi. E poi ci sono quelli tradizionali, c'è quello della croce per il sì e il no, c'è il carro che è una specie di U, c'è la stella, ce ne sono, ma voi non avete idea quanti. E poi effettivamente il vero ricercatore in questo campo se lo crea. Per cui, cioè, alla fine non è tanto come metti giù le carte, come senti le carte. Questa di ora è una domanda tosta e secondo me bella. Pensate che gli esagrammi dei Qing possano derivare da un linguaggio non umano, dato che si basava sulla numerazione binaria come nell'informatica, o è solo un caso? E qui è Ambra. Io questo pensiero di Anna Rosa l'ho fatto tantissime volte, ma veramente infinite volte, ma soprattutto perché, tornando alle applicazioni, alla possibilità di consultare per esempio gli oracoli anche con il cellulare, ci sono dei siti dove i Qing, se io non ho la possibilità di lanciare le monete, li posso consultare proprio facendo lanciare all'applicazione oppure al sito, no? Ed emerge proprio, salta proprio all'occhio questo linguaggio binario. Perché ancora lo vedi ancora meglio, perché vedi che si vanno formando queste linee, e poi il fatto che sia questa alternanza di linee yang e yin, che sia si parli soltanto di queste due forze, cioè la forza attiva e la forza passiva, cioè non c'è una terza forza che interviene, si parla sempre e comunque di queste due forze che si combinano tra loro per generare poi ulteriori situazioni. È una cosa alla quale non ho certezze, ma ci ho pensato al fatto che, visto che si parla di migliaia di anni fa, non sapendo chi si possa essere entrato in contatto con chi ha diciamo recepito questo tipo di informazione, questo tipo di linguaggio. Il cielo era associato allo yang, la terra associata allo yin, però sempre si parla di due energie, il linguaggio binario, come nell'informatica, è un qualcosa al quale ho sempre pensato che possa essere un caso o che realmente ci possa essere un'interazione di qualcosa nel linguaggio non umano, insomma, che ci possa essere qualcosa che è ancora, diciamo, completamente inesplorato. Sì, l'ho pensato tantissime volte e mi sorprende perché scusami Ambra se ti interrompo, quindi yin e yang tu li associ al codice binario, quindi a 0 e 1? Li ho visti così diverse volte, mi hanno sempre dato questa sensazione, spesso. È una bella interpretazione. No, beh, ma ci sta, secondo me, colpisce. Ma anche parlandone, per esempio, con le persone che mi è capitato, per me va benissimo, poi figurati. Il linguaggio binario. Io sono uno dei teorici che secondo me ci siamo persi ben più di qualcosa nella storia, per cui questa cosa io ti direi di sì, ci sta. Poi dopo, io trovo che poi una cosa molto particolare sia che quella che chiamiamo magia o esoterismo, per il solo fatto che comunque sia una sorta di canale che viaggia in maniera staccata da quella che è di solito la cultura generalista, permetta, e secondo me ha permesso, di far arrivare a noi delle conoscenze che magari erano molto più antiche di quanto noi possiamo pensare. Sì, lo penso anch'io profondamente. E quindi credo che alcune delle conoscenze di queste ipotetiche civiltà che ci siamo persi forse sono molto più nell'esoterismo. Ma noi utilizziamo un linguaggio così basic, se vogliamo, che poi tanto basic non è. È la profondità di alcuni. Se qualcuno pensa di lanciare un messaggio che possa arrivare a sfondare i muri del tempo e le generazioni e addirittura le civiltà, devi arrivare all'essenziale. O è la matematica che tutti poi alla fine possono sempre reinterpretare e capire. Cioè, voglio dire, è uno dei concetti per cui, secondo me, dentro le 3 piramidi di Giza non c'è scritto niente. Perché
sono i rapporti che ci sono dentro e le dimensioni che ti fanno arrivare a concetti matematici per arrivare probabilmente a concetti superiori. Sì, condivisibilissimo questo E quindi osservazione. io, per quanto ne so poco dei Qing, penso che Non sia una dimentichiamo cosa interessante. che la Cina è uno dei paesi che ha una tradizione di carri celesti e divinità che vengono dal cielo, quindi Sì, beh, ma poi anche una storia Draghi, notevolmente carri, antica. beh, i draghi, sui che draghi io ho cavalleggio. tutta una mia teoria che ho già accennato qualche volta. I draghi per me erano un mezzo di trasporto degli dei. Ma ci può Quindi, benissimo stare. Sì, sì. allora, domanda di Maya: cosa ne pensate dell'effetto Barnum o altresì detto Forer? Grazie. Non ho la più pallida idea di Non lo cosa sia. conosco. A me viene in mente, mi sembra di ricordare che è quello dell'idea del circo Barnum, no? della Non è spettacolarizzazione, però non lo so, magari mi sbaglio, per cui anch'io. Mi dispiace, non conosco l'argomento. Nemmeno io. ok. Magari ce la può fare diversamente la domanda. Quanto la magia rossa rientra nell'arte divinatoria? Sono due cose diverse per me. Cioè, l'arte divinatoria è arte divinatoria, la magia rossa è magia rossa. Poi dico, poi potremmo scendere nel dettaglio di perché chiamarla magia rossa. Però l'arte divinatoria sì, lo possiamo fare rientrare nel campo della magia, però fino a un certo punto, perché poi rossa? Perché la magia Allora, rossa nell'arte io divinatoria? se posso dire la mia, trovo che sia comunque un concetto, quello che abbiamo detto fino adesso, cioè comunque un lavorare con le energie. E perché quella rossa? Dopodiché, ma infatti già anche lì solo la definizione tra rossa, bianca, nera, cioè, Quanto la magia rientra nell'arte divinatoria, allora sì, ecco. la magia rientra nell'arte divinatoria, anche se ci sono, diciamo, pensatori, studiosi di mia conoscenza Ci che ritengono sono, che siano due vabbè, cose anche lì separate. ci sono una serie, allora, parliamoci chiaro, io qui faccio un esempio, è un coltello. Ci puoi affettare il salame, ci puoi ammazzare una persona. Ah, certo, E poi dipende bisogna come lo vedere usi. che Dipende come lo usi. Però sì, la magia rientra nell'arte, cioè, o meglio, l'arte divinatoria fa parte diciamo, un insieme più ampio che può essere la magia. All'interno della magia c'è anche l'arte divinatoria, C'è di tutto. se vogliamo. Va Si bene, può vivere come un momento posso magico darti quello della ragione. divinazione. Magari è un po' il contrario, ecco, all'interno Beh, del mio io mondo. ho questa grande idea che la magia sia una sorta di grande interazione con l'energia, e sicuramente la Ok, magia ci sta. c'entra nella divinazione, per cui questa è Per la cui mia idea, però. all'interno del macromondo della magia, anche all'interno di questo macromondo troviamo anche l'arte divinatoria, Ecco, che sul poi è discorso rossa o bianca, ecco, qui non sono così esperto per dire già. così è questa è qua. Comunque. Allora, andiamo avanti con le domande. Quando viene enunciata una profezia, è destinata ad avverarsi o per qualche motivo può anche non compiersi? Io direi che il concetto è che quando tu dai, adesso in questo caso un responso, una predizione, muovi quello che abbiamo appena finito di dire 2 secondi fa, muovi dell'energia. Adesso poi, non ti ha dato sapere a te, che sei parte del gioco, cosa questa energia, muoverà. Magari in realtà tu devi semplicemente dire che una cosa non succederà, perché poi invece la persona deve fare Farà di un tutto per farla percorso, accadere. deve fare un percorso e cambierà la sua energia, che poi magari è esattamente il contrario, però quello è il percorso che lui doveva. Tu fai parte del gioco. L'ho detto all'inizio, io credo esista un destino, poi dopo chiaramente questo concetto è opinabile, come quello che non esiste, nel senso che potremmo stare qui a discutere tutto il tempo, ma Non abbiamo nessuno dei due potrebbe, perché Io non su c'è questo modo non di voglio provare né in un verso riflettere. né nell'altro, ma per quanto penso io, nel momento in cui tu muovi questa energia, quell'energia doveva essere mossa, e dopodiché quello che succede è quello che deve succedere, e magari è esattamente il contrario, però quello che succede è che la persona a cui hai detto quella cosa cambia, e doveva In cambiare ogni per caso avere cambia, quel sì, risultato. sono d'accordo. Sì, è così. Allora,
Nel frattempo Maya ha spiegato cos'è l'effetto, me lo sono Barnum. perso, l'effetto Barnum. Barnum. Dice Era? è una sorta di manipolazione psicologica che viene utilizzata a volte dai cartomanti che Allora, assecondano i clienti che vorrebbero sentirsi dire una cosa e in parole povere l'assecondano. vabbè, allora quello non è più... Quella è manipolazione, già lo dici nella domanda. Quello non è Quella è non è più manipolazione. divinazione. Allora, È una è vero di che poi siamo manipolatorio. tutti fatti di carne e sangue e ti viene, però allora a quel punto lì, se tu vuoi compiacere quello che ti sta davanti, cioè, per me è meglio che non leggi le carte, dal mio punto di vista, come lo penso. Certo. Infatti Magari anche uno lo l'effetto fa, manipolatorio magari per uno lo me. può fare anche, per l'amor di Dio, a fin di bene, nel suo concetto, sono stato buono, però non è quello che, cioè, non è il concetto di divinazione. È in contraddizione. Poi Sì, abbiamo detto è in non è contraddizione. quello, cioè, va contro tutto quello in cui abbiamo detto di credere questa sera. Allora, domanda di Gianluca sulle interpretazioni delle ombre e delle luci. Qualche osservazione sull'opera di Giordano Bruno? Non ho fatto studi così approfonditi su Giordano Bruno. Allora, vabbè, ne so qualcosa, ma non così approfonditamente da fare un discorso, e poi secondo me ci porterebbe veramente lontano questo concetto qui dal mio punto Allora, di vista. andiamo. Anche se io adoro Giordano Bruno, ma per tutto quello in cui credeva, per il fatto che Grande aveva personaggio, sì, però Roberta chiede, esistono le famose fatture? torniamo al concetto di energia, Roberto, muovere delle Sì, energie. bravo. E quindi anche lì, se una persona energeticamente si scaglia contro un'altra, è chiaro che qualcosa muove, c'è niente da fare. Stessa definizione di malocchio, guardare, diciamo, di malocchio, quindi Sì, è guardare, è sempre guardare in maniera cattiva, e quindi tu cattiva. muovi le tue energie verso questa persona. Poi lo fai concretizzandolo in qualcosa, facendo un rito, ma non è, è semplicemente che tu carichi ancora di più queste energie. Per cui, da un certo punto di vista, sì, esistono. Nel senso che Come esistono gli anatemi, insomma, diciamo, è un modo per di come la muovere penso io, è l'energia. sempre una questione di flussi di energia. Allora, domanda di Salvo di Uporian Channel. Nella vostra esperienza con la divinazione, avete mai riscontrato un responso talmente preciso, significativo da lasciarvi senza parole? Se sì, quale metodo? Beh, I Ching, aspetta, non ho finito, domanda continua. I Ching, i tarocchi, il vaticinio, cartomanzia, vi ha dato la risposta più sorprendente? Quale di questi, in pratica? Vabbè, vaticinio è l'esito di qualunque consultazione che si fa come sì, divinazione. infatti, per tarocchi e cartomanzia alla fine poi sono la stessa cosa. Vabbè, oddio, magari puoi usare i tarocchi, puoi usare degli altri tipi di Le carte. sigille. È vero, hai ragione anche tu. Vabbè, io personalmente ho sempre usato i tarocchi. Se devo dire il mio, è uno che in realtà ne ho avute molte di esperienze di questo tipo, ma quello che mi ricordo con più forza è stata forse una delle prime volte che leggevo le carte così, d'amblè, mi è venuto da dire a questa persona, ma penso stessi facendo ancora il mio primo corso, che questa persona aveva una malattia. Ed era una malattia non così semplice e al tempo anche abbastanza complicata, e mi ricordo che rimasi più scioccato io che questa persona dal fatto che mi fa: ma tu come fai a saperlo? Tu come fai a saperlo? Ma mi è venuto così, cioè non so neanch'io, perché veramente quella volta lì è stato proprio il concetto di affidarti a quello che ti viene fuori. E a me è venuto da dirgli quello. E quasi ho avuto paura dopo del fatto che ci avevo beccato. Come dire, non me ne capacitavo della cosa. Però mi è successo, e poi dopo da lì, dopo tante volte. Però quella è veramente la prima volta in cui contro ogni concetto l'ho presa, no? Posso anche dire che io da quella volta non faccio compiacere
quelli che mi fanno domande sulle salute, Mm. perché ci sono A me rimasto gli male a quella capita cosa. sempre. È una Però cosa che certo, non se ti non mi capita piace di fare. vederlo, Poi se ti uno capita di vedere, se uno te lo domanda o se ti capita se lo senti, vabbè, lo dici, per l'amor di Dio, perché è giusto così, perché se tu senti qualcosa devi essere assolutamente trasparente con l'altra persona, non te lo devi tenere per te, se no non va bene. a me allora, di episodi di questi tipi eclatanti dove mi dicevano tu come fai a saperlo, ce ne sono tanti, onestamente non me ne ricordo uno nello specifico, però mi ricordo un episodio tra virgolette divertente, nel senso che erano una coppia, marito e moglie, era un evento, diciamo così, dove c'erano tutti vari cartomanti, ma anche tipo operatori olistici, e prima si è seduta la signora, poi si è seduto lui, insomma è stata una bella chiacchierata, eccetera. Poi l'indomani è venuta lei, perché durava 2 giorni questo evento, in occasione di Halloween, è arrivata la moglie, fa: "Ti volevo dire una cosa, volevo dirti una cosa, dimmi, veramente bravissima, come hai fatto? Mio marito, come dicevi tu, che doveva stare a riposo per un po', ieri è caduto e si è slogato una caviglia." Potrei dire a proposito di Malocchio che portasse, come si dice, alla palermitana a tasso, cioè, No, ma iella mi era proprio uscito un ferrea. 4 di spade, ora non ricordo, però ricordo questo 4 di Ti era spade. proprio venuto fuori, Che stava a preciso. riposo. E io dico, vedo che mi ricordo qualcosa del tipo, secondo me Beh, il aveva 4 fatto un il periodo 4 di di spade è proprio riposo. 4 di spade è proprio restare a Ma casa, proprio l'entusiasmo, preciso. capito? A me ha colpito l'entusiasmo con cui sua moglie ci teneva a farmi sapere quanto mi Era incurava slogato la moglie. caviglia. Però così dai, giusto per sdrammatizzare un po'. Insomma. Allora, domanda di Bruno. Per Roberto, ti senti più ricercatore o praticante? Beh, direi che una cosa non esclude l'altra, però se proprio devo dire Ricercatore. più ricercatore. Ti rispondo io a nome tuo. Vuol dire che mi conosci, però. La curiosità, la voglia di C'è niente da sapere. fare. Quello Quella è è una spinta quello di che una ti forza, sprava. Assolutamente, assolutamente. ma penso che sia anche per Ambra lo stesso, cioè per ognuno di Sì. noi la Ma curiosità è presumo ciò di che ti sì. Cioè, porta. se no non fai un certo tipo di percorso, se non hai la curiosità e la voglia di andare avanti sempre, no. Allora, domanda di Johnny, che però è andato, credo che sia andato via, quindi vedrà poi domani la sentirà, domani la risposta. Credete ai sogni premonitori? Sì, ovviamente, perché Penso però che qui volete ci sia dire- neanche tanto da dire in più, sì. Sì, Ne però abbiamo già anche parlato. Allora, domanda di Bello il Gigi. simbolo di Johnny, però mi piaceva la croce di Malta. No, non lo posso recuperare. Allora, che No, non l'ho differenza visto. c'è tra un sogno dove non si ricordano i dettagli e i flash dove sembrano eventi vissuti ma non da noi, dove tutti i dettagli si vedono talmente chiari come fossimo lì. tipo i sogni Qui, lucidi potrebbero essere, esperienze però, qui Ma c'è una vabbè, ma lì domanda, secondo me, che va ad accavallarsi a questa domanda. Siamo allora sicuri che io sono sogni? non siano Cioè, eccola. esperienze extra. Possono essere ricordi di una vita o anche, precedente. o anche Ricordi della esperienze vita. interdimensionali in Sì, ma astrale. è chiaro che cioè, lì, cioè, tu in quel momento lì sei dentro un mare magnum e può piovere di tutto in quel momento Sì, sì. dentro la Vedersi coscienza. all'interno di un Per cui hai luogo. ragione tu, Gabriele, che potrebbe non essere un sogno, potrebbe essere un ricordo, potrebbe essere un'esperienza di qualcos'altro, per cui tutto può essere. Ambra, volevi dire qualcosa? Sì, che a volte può capitare appunto, almeno a me è anche successo, dove sembrano eventi vissuti ma non da noi, dove tutti i dettagli si vedono talmente chiari come fossimo lì. Quindi come se tu stessi vedendo qualcosa pur non essendo presente, assistere per esempio ad un evento, qua può succedere di avere, magari sono flash, Vabbè, ok? Testimone a magari, distanza. ma anche un'esperienza interdimensionale. Sì, sì. Ah, O mi è capitato anche, per esempio, di vedere i dettagli perfettamente come proprio in prima persona, contornato da altre persone, attraversare per esempio delle strade, dei luoghi e sentirmi comunque non di camminare, ma essere un po' sollevata rispetto all'ipotetico pavimento dove stavo ah, camminando, un flusso di persone che ci si muoveva tutte insieme in un percorso labirintico, vedere tutto molto sfumato, ma sono dei flash, ecco.
come qualcosa però in quel momento io stavo vivendo come reale. Sì, sì. Ed Sì, ero sì, magari in sì. dormiveglia. Quindi sì, sono, come dici tu, è un mare magnum, cioè ci muoviamo insomma in un campo sconfinato, ma realmente sconfinato. No, no, è vero, sono d'accordo. Se no, insomma, non saremmo qui a avere certi concetti. Allora, domanda di Anna Maria. È vero che normalmente i tarocchi devono essere donati, il mazzo intendo, da chi già li ha usati e praticati? Allora, no, nel senso che No, puoi comunque comprarti il tuo mazzo di tarocchi, però il fatto che comunque ti vengano regalati, secondo me, ha un significato e ha una forza. Non è obbligatorio, però ecco, c'è. Ecco, io ti posso dire che il mazzo che uso adesso è il mazzo che mi fu donato, poi c'è tutta una storia dietro, perché la cosa bellissima sono le storie dei mazzi tarocchi. Lì è fantastico. E qui infatti l'ho scritto anche in quella prefazione, sì. li possediamo, ma non sono nostri. Hanno una loro vita. Questo sono convinto che sia così. Infatti, per quanto riguarda l'aspetto che normalmente, cioè, si può intuire che ci siano delle tradizioni, no? Su determinati Sì, su quello comportamenti, sì. quello sì, però diciamo che è normale ciò che ti fa star bene nel momento in cui, cioè, se ricevi un mazzo di tarocchi e questa cosa ti gratifica, ti fa felice, ok? Cioè, così come se ne vedi in una Anche, vetrina, ti fa secondo me, anche se non ti meditare. gratifica, perché un mazzo di tarocchi secondo me è un bel regalo. Io li ho Poi quasi molti, la maggior parte me li hanno regalati, è così, quindi spesso è è così. così, cioè, Ma sinceramente anche regalare un mazzo di tarocchi è una bella cosa. comprati da me qualcosa di quelli tipo appunto nelle bancarelle dell'usato che io amo frequentare la domenica qui a Palermo, c'è un mercato dell'antiquariato e ho Beh, comprato quelli qualcuno. posso dire che sono i migliori, però quelli. Sì, certo, lo so, non è vero. Sono Però quelli che sì, sono venuti a cercarti. mi sono sì, anche perché proprio di solito normalmente era proprio alla fine quando stavo per andarmene, che da qualche parte mi chiamavano. E Sì. comunque me li hanno regalati usati da persona con cui ho studiato tanto, appunto, e con la quale comunque continuo a studiare tuttora. Li ho usati e hanno fatto un giro assurdo questi tarocchi, sono arrivati di nuovo da me. E non avevo un sacchettino, mi sono ricordata di averne uno che me l'aveva regalato lui tipo 3-4 anni fa, tipo anni prima, quindi si sono ricongiunti con lo stesso sacchetto, insomma, Vedi queste cose qui. Guarda, su queste cose qui è pazzesca. Adesso sì, vabbè, è qui pazzesco. vabbè, adesso abbiamo tempo un attimo che racconto? No. Dipende da quanto tempo ti serve, Roberto. 2 minuti. Il mazzo che uso adesso di tarocchi, quello che ho detto del Wirt, Sì, in realtà è il mazzo che mi fu donato, quello che ho quella detto prima io, volta. che però stupidamente, non sapendo niente, non capendo niente, la prima sera che vado al corso, ero in via Coldilana a Milano al corso, c'era una libreria, che non c'è più, Papiro, che vendeva anche tarocchi. Io sono entrato dentro e ho detto: ma no, ma mica posso usare questo mazzo così bello per il corso, un altro mazzo così da usare così, non capendo niente, premetto, c'è un Il pensiero mazzo da che strapazzo, il mi fa, mazzo da mi fa orrore solo a pensarci adesso. il mazzo da strapazzo. Però io comperai un mazzo di tarocchi marsigliesi e quello divenne il mio mazzo per un sacco di tempo, fino a poco tempo fa, 2 anni fa. Ecco. Mi ha seguito nella mia vita, ha fatto di tutto, perso, trovato, finito in lavatrice, asciugato carta per carta, mi sono successi di tutti i colori, però è stato il mio mazzo. Adesso purtroppo non era di grande qualità, quindi tendono ad aprirsi le carte, quindi non vorrei che mischiandolo mi si rompa, e quindi diciamo che l'ho pensionato. Nel momento in cui l'ho pensionato, e qui sono passati poco 30 anni su per giù, io non sapevo più dove fosse finito quel primo mazzo di tarocchi, in realtà. L'avevo perso, traslochi, separazione, cambi di casa, tutto quello che succedeva. Beh, il giorno prima del mio compleanno, frugando in una scatola, cercando altre cose, ho trovato il mazzo di Wow. tarocchi, il primo mazzo di tarocchi. Il primo mazzo che tu hai messo da Il primo mazzo di parte. tarocchi regalato da questa persona che poi nel frattempo è anche scomparsa. Ed è stato proprio come se me lo l'ho aperto, era ancora incartato, non l'avevo neanche aperto. Era lì che aspettava probabilmente La pensione. quando potevo, cioè diciamo quando poi avrei potuto capirlo davvero. Che andasse in Adesso pensione quindi ho un mazzo mazzo nuovo che è il più vecchio che ho. è il più vecchio.
Sono cose, si fanno dei giri assurdi, una cosa incredibile. Ma solo chi legge i tarocchi queste cose le sa. Sì, 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 a noi fanno fanno Mi strano. colpiscono. Allora, un secondo solo che stavo rispondendo un attimo a una comunicazione Vai pure, vai in pure. chat. Allora, domanda di Anna Maria. Mhm. È vero? Ah, no, prima volevo dire una cosa. Io credo che c'è differenza tra i tarocchi che si usano e quelli che piace avere, sono due cose diverse. Mentre il tarocco detto così sembra l'arancia, vabbè, i tarocchi che si usano e quelli che tendiamo a usare sempre, eccetera, sono in genere quelli più con cui c'è un senso di appartenenza maggiore, mentre gli altri, quelli che in genere andiamo a comprare, li compriamo perché ci piacciono, perché sono particolari, eccetera, raramente li si usano. Sono E d'accordo con te. sottolineo È vero. che c'è anche un altro tipo di carte che non sono tarocchi, anche se sono in qualche modo simili agli arcani maggiori, che sono gli oracoli angelici, Mhm. che sono comunque pure importanti, interessanti e che possono essere utilizzati allo stesso scopo. Io, per esempio, non sono molto bravo nella lettura dei tarocchi, ma sono bravissimo nella lettura appunto degli oracoli angelici e li ho fatti per un periodo di tempo, poi ho smesso di farli perché sono successe una serie di cose che mi hanno fatto capire che non era quella la mia strada, Ok. nulla di male ovviamente, però Certo. indovinavo sostanzialmente a prima botta cose Ma che vedi, a maggior ragione vedi che sono i segni che devi imparare a trovare un sì, po' la strada. sì, alla fine comunque tutto deve seguire una certa direzione. Comunque questo è vero il fatto che dici tu, che in effetti il tuo mazzo che usi e poi i mazzi, poi dopo tutti quelli che seguono i tarocchi hanno una marea di mazzi Ah, a diventa una casa. collezione pure, Sì, chiaro. sì, sì, e li hai lì e non li usi, o rarissimamente li usi, e poi Sì. quando li usi non c'è mai quella sensazione, A me è come successo con dire. quelli di Crowley che mi Mm? sono stati regalati per un compleanno, ho provato a utilizzarli per un periodo, però poi tornavo sempre ai Rider Sì. White. Poi mi hanno regalato un mazzo un mazzo di tarocchi che vengono da un oleificio a Bologna, Mm? che era stato Quello era un realizzato messaggio come per tuo marito, un mazzo di fiori. un mazzo di... Visto se l'ha sentito. L'ho sentito perché qua mi guarda e ride. È un mazzo di tarocchi che mi hanno portato mia sorella e mio cognato da Bologna, di un edificio che aveva realizzato proprio questo mazzo come gadget ai tempi, Ah, diversi anni fa, come certo. gadget. Ma questo non, ha tipo delle immagini che rappresentano delle opere d'arte. Non li ho mai aperti perché mi sanno di Sì, collezione, ecco, non mi sanno di mazzo da sì, sì, beh, ce ne buttare. sono, di quelli strani che poi li prendi perché magari ti intrigano al momento, poi dopo non si Questo, sentono. sì, non, così succede. Così è così. Allora, questa quindi. Le rune, cosa ne pensate? Premessa che ancora stiamo aspettando l'amico Andrea Il Dalbonco per nostro, la puntata sulle il rune. nostro eroe, Guarda, il nostro eroe. e l'ho Allora, sentito qualche giorno fa e mi ha detto che probabilmente per marzo non sarà possibile, quindi slitta a tempo indeterminato. se devo dire la mia, io ho provato anche a usarle, non mi ci trovo molto perché poi è una questione di sensibilità. Come dire, la sensazione che ho avuto è che siano, come dire, un po' crude. Questa è la Collegate alla sensazione. cultura di cui fanno parte. Sì, molto dirette, molto come una scarpata sui denti, cioè non c'è quella poesia, mettiamola così. Io Capisco invece le perfettamente. apprezzo proprio per Proprio questo. per Ma quello, molto vedi, sì, vabbè, ognuno ha una questione di me lo immagino. sensibilità, di come funziona. Ah, vi dico che le rune sono quelle su cui io sto cercando di concentrarmi da qualche anno, ma avendo pochissimo tempo da dedicarvi, non a sufficienza.
però voglio sottolineare che c'è una grande differenza tra le rune tradizionali in legno e le rune moderne, diciamo, che sono per lo più di vari tipi di pietra. Dal mio punto di vista, tutta la vita in legno. Tutta la vita in legno. Sì, sì. Però posso anche dire che poi in realtà allora io me le stavo costruendo. È bello, quello mi piace. Le stavo facendo con il pirografo una per una, però poi è sempre una questione di tempo. No, non una per runa. Una per Condivido quello che diceva Roberto, che sono crude, che sono molto essenziali, forse proprio perché il linguaggio tipico di quel tipo di cultura che io non ho mai approfondito più di tanto, quindi la cultura celtica. Però questo posso dirti, Ambra, è una cosa che ho notato, che è un po' la sensazione che hanno tutti quelli che leggono i tarot. Rispetto alla runa, perché la runa è proprio più asciutta, più... Invece, sai, l'immagine è molte più... sono dei segnetti, è l'alfabeto praticamente. Allora, su questo mi sento di dire una cosa. Leggendo le definizioni, diciamo, le descrizioni delle varie sentenze di ogni runa, cioè lasciano veramente... ma il fatto che si chiamino sentenze... come sono cioè ti sembra qualcosa di incontrovertibile, cioè capito, te l'ha detto, quello è. Allora, mi sento di dire una cosa: le rune non nascono come sistema di divinazione, questa è una fondamentale differenza, vengono adottate dopo, nascono come simboli diciamo religiosi che vengono esposti nelle pietre dei villaggi come simbologia divina, con dei significati molto schematici, molto diretti, che riguardano le energie. Quindi l'adozione in un sistema divinatorio, secondo me, richiede che c'è qualcosa che agli occhi di una persona che magari utilizza altri sistemi di divinazione non è di facile comprensione, non è così intuitivo, non è così automatico, perché non è quello lo scopo originale. Evidentemente. Oserei dire che è una forma di forzatura quella che è stata fatta. In realtà mi hai fatto pensare, hai presente quando le incisioni, i sigilli runici hanno un significato magico potente, in effetti, però effettivamente servono come sigillo, non come anche come protezione. Sì, pensa agli scudi con quei simboli di solito con i tre anche, e qui potremmo, apro, chiudo una parentesi, Roberto, ti taccio prima, perché sennò tu ti metti a parlare di qua fino a domani. No, finisco, non sto già zitto. Non dimentichiamo l'uso delle rune, per esempio, nell'ambiente nazista, che ha delle, così come la simbologia. Sì, siamo d'accordo. Uno valenza energetica pazzesca. Allora, ci sono le ultime 3 domande, erano 2, ma in realtà ho deciso di metterne una terza nonostante era abbondantemente fuori dal tempo delle domande, perché la reputo molto interessante e inerente. È l'ultima domanda. Allora, questa dice: è vero che è sconsigliato fare i tarocchi a gente che ha cattive vibrazioni? È quello che abbiamo detto prima. Lo sai. È quello che lo fai. Perché tu devi essere, cioè devi stare bene quando stai facendo i tarocchi. Se senti che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Puoi essere tu, come può essere l'altra persona, non lo so, o anche l'interazione delle due, non vi trovate. Magari due energie in contrapposizione. Le vostre energie non funzionano in quel momento perché tu sei sulla Luna e lui è da qualche altra parte, non lo so, cioè non è che sia colpa di qualcuno. Io sinceramente mi sono ritrovata in una situazione simile, ancora davvero non avevo aperto il tavolo, perché io magari voglio aprire il tavolo, voglio mettere le mie cosine, tipo certo, ci sta, e lei si era avvicinata a questa persona più volte dicendo: ma sei pronta? Ma sei pronta? Dicevo: guarda, cioè a un certo punto ho detto: guarda, io non lo so se stasera me la sento. Io non lo so se stasera me la sento di farle, perché proprio mi trasmetteva poi anche devo ammettere, anche un po' arrogantello l'atteggiamento.
Vabbè, ma vedi, già quello lì è proprio come uno si pone rispetto alla cosa. Già a me, se uno arriva con poco rispetto, mi viene subito da dire, ma facciamo anche senza. È come quando quelli che vanno al bar e dicono un caffè senza dire né buongiorno né buonasera, per Bravo, dire. stessa Ecco, mi ha cosa. dato la stessa sensazione, tipo, Sì, beh, ma è quello il caffè perché concetto. sei lì che fai caffè, per dire. Ecco, fammi le carte perché tu sei qua a farmi le carte, cioè un attimo. Non funziona Cioè, così. quindi non sarebbe andata bene, quindi mi sono rifiutato, ho preso tempo e mi ricordo No, ma è proprio giusto, quella è serata. giusto, è quello che abbiamo detto prima, è una questione di sensazione, ma qui appunto traduciamo quella brutta energia. Può essere che io non vado bene con lei, può essere che non sia la serata giusta, può Sì, essere sì, che sì. possono essere tante cose, ma quando non c'è la sensazione giusta, non aprite il mazzo. Sì, sono d'accordo. Altra domanda di Eclipsia. Accendendo una candela non si rischia di far trovare la strada tramite la luce ad entità non buone che poi rimangono attaccate a noi? Io direi che invece è proprio il contrario dal mio punto di vista. Io mi sento protetto da una candela accesa, però È l'intenzione quando accendi la candela, probabilmente, che può fare una non lo so, differenza. io la trovo come un Ma atto di protezione, come un atto di una richiesta verso l'energia, come dire, illuminami. d'altra Dammi. parte, se io accendo la luce e apro la finestra per far entrare un po' d'aria, entra d'aria, ma entrano pure le zanzare. Poi devo essere io a far andare via le zanzare, eventualmente mi metto come si chiama, la Ma mascherina per eliminare fondamentalmente le io zanzare. accendere una candela lo vedo proprio come un simbolo Positivo. forte. Buono. Cioè, voglio Diciamo dire, che ma pensiamo anche solo, cioè noi andiamo in chiesa a accendere una candela, non è che là arrivano entità negative, cioè, capisci? Non lo so. Però mi sento di fare l'avvocato del diavolo. Vai, sentiamo. Allora, ci sono candele e candele, perché ci sono anche le candele nere con benedizioni oscure, che è una certo, contraddizione di l'intenzione. fatto. Allora, Attenzione. però sta a cosa fai tu, cioè se tu accendi una candela nera con una benedizione oscura per leggere i tarocchi, vabbè, scusami, cioè, se la vuoi tirare, tiratela, cioè, cosa devo fare? Oh, però c'è, di fatto Cioè, c'è. se È un po' come... se ti punti una pistola alla testa e tiri il grilletto, forse ti uccidi. Beh, Quindi è questo è quello, pure vero. certo. Capisci? Cioè, Ma il se la concetto è candela è quello accesa lì. con l'intenzione di avere protezione, di creare un'atmosfera piacevole perché vuoi appunto Beh, ma fare... secondo me, almeno, l'atto di accendere la candela, secondo me, ha una valenza protettiva. Sì, quello in è il generale concetto. sì. Io non ce la vedo la possibilità, poi per l'amor di Dio, magari può essere, però, insomma, Solo una candela non sarebbe sufficiente, dai. Allora, ultima domanda. Vediamola. Capita che i tarocchi smettano di funzionare? Sì. Sì, ma non nel senso che quel mazzolino non è più buono. Non sei più in sintonia. Quella sera lì, quel momento lì, può succedere. Può succedere perché hai perso la strada in quel momento lì, ti sei distratto, hai pensato ad altro, hai perso la concentrazione, perché comunque ci vuole. No, io E credo può succedere per tante cose, può succedere però è il momento in cui non sei più, la parola giusta l'hai usata tu, non sei più in sintonia. Sì, Però Gabri, io... penso che vuole dire Roberto quello che penso pure io, che siamo noi che smettiamo di funzionare, non lo strumento che... Sì, beh, dopo di conseguenza lo strumento ma o meglio, poi si magari risolve. le risposte te le dà, ma non le vedi più. Cioè, è come se tu vedessi le carte e non riesci a dire cosa significano, e magari ce l'hanno un significato, ma e quando è così non ti devi viene. chiudere, posare... No, in quel momento lì vuol dire che non devi farlo, punto. Devi Sì. farlo. E succede. Mi è E capitato. se invece la domanda fosse rivolta al fatto che è proprio il mazzo che non riesce più a funzionare? Io Mi credo che il risulta. mazzo, no, secondo me A no. me non è mai successo. No, mi è Che smetta di capitato funzionare il mazzo no, che smetto di funzionare io, ma non il mazzo. anche Questo perché sì. io nella mia vita ho usato 2 mazzi, cioè, quindi cioè, non è, eppure ci sono state delle volte in cui non andava. Poi per l'amor di Dio mi è capitato anche di usare altri mazzi, magari quando ero da persone Vabbè, a me molto vicine che avessero dei mazzi da darmi, e anche lì sono sempre andati bene. È capitata la volta che non funzionava, ma ero sempre io che non andavo. Sì. O l'interazione con l'altra persona che non funzionava, e quindi anche lì Sì. succede di tutto.
è la stessa cosa se tu fai 20 volte, cioè se ti metti a fare la stessa domanda, a un certo punto le carte. Vi faccio una domanda io, Vai. quindi andiamo in chiusura. Allora, a livello popolare, se da una parte si imputa alle carte un potere divinatorio, una parte sempre invece della popolazione, quindi proprio del credo popolare, vede nelle carte in generale, non solo nei tarocchi, ma in tutte le carte, tutte le forme proprio di strumento delle carte, il male. Addirittura qualcuno, io mi ricordo che in Sicilia si parlava del fatto che c'era la credenza che carte sono gestite dal diavolo, e si appella spesso a queste cose per il fatto che ci sono effettivamente delle cose legate ai mazzi di carte che non sono spiegabili razionalmente. Non mi riferisco nello specifico ai tarocchi e alle possibilità di interpretazioni, eccetera, ma alle carte tradizionali, e poco fa abbiamo accennato un attimo proprio alle carte siciliane, ma questo lo si può fare con qualsiasi mazzo di carte, quindi anche con i tarocchi stessi, utilizzando soltanto diciamo le carte dei segni, senza diciamo gli arcani. E ci sono dei giochi, vengono considerati dei giochi di prestigio che si fanno con le carte, alcuni dei quali io li so fare sin da quando sono solo numerologici e sembra magia quando escono. Ecco, però sono numerologici, ma non hanno una spiegazione razionale, perché comunque tu come Allora, li metti, tornano le carte sempre al loro allora, posto. e quello Cioè. quello è affascinante, quello fa parte secondo me del fascino di questo metodo. E vabbè, dopo sai, lì poi c'è quello che vuole vedere il male, ci vede il male, c'è quello che vuole vedere la meraviglia, ci vede la meraviglia. Però giustamente, sai, partendo da un concetto che, come dire, abbiamo questo substrato per cui tutte queste operazioni poi alla fine sono sempre giocare con il male, fare delle cose che non vanno fatte, beh, di conseguenza poi chiaramente la credenza popolare, l'ho sentita anch'io, che le carte sono mosse dal diavolo. Quello lo dicono anche qua al nord. Anche qui si dice, certo. per cui quello c'è come idea. Però è vero, sì, non avevo pensato a questa cosa, effettivamente, che certi giochi numerologici effettivamente vengono sempre bene, quasi non stupiscono per come riescono a venire. Però questo l'ho premesso all'inizio, a me questa è una cosa che è sempre affascinata, cioè il fatto di girare una carta e che ci sia un 3 di quadri piuttosto che un 7 di picche, insomma, a me ha sempre dato una sensazione. Per cui e c'è gente, le conosco, che ti legge le carte, magari senza proprio, anche senza magari una, come si potrebbe dire, una ricerca specifica, cioè così a sensazione. Mi è capitato di conoscerne almeno 2 o 3 di questi che leggono le carte, ma leggono le carte normalmente, cioè un mazzo di carte normali, dall'1 al 7, le 3 figure vestite, finita lì. Sì, diciamo il fascino dell'imprescrutabile, il fatto che non ci sia una spiegazione logico-razionale, però possiamo sempre tentare di darcene una, che è il movimento stesso delle mani, può essere guidato da un inconscio, più che dal diavolo, magari, se vogliamo pensare in un altro modo, che per motivi per noi in questo momento, diciamo, inconcepibili, diciamo, non siamo anche imperscrutabili. Chi ha questa abilità, chi ha questa capacità di fare questi giochi di prestigio, diciamo, basandosi sui numeri, di fare in modo che quelle carte escano in quel modo, ma sarà qualcosa che accade, che sfugge alla nostra comprensione, e quindi dobbiamo affidarci a quello che appunto poi scegliamo se essere, perché sono mosse dal diavolo o la meraviglia. Ma qualcosa sarà, un meccanismo ci sarà che consente che questo accada, ma che non è visibile. Vabbè, l'hai detto tu prima, Gabriele, no? Non abbiamo una spiegazione. Vabbè, vuol dire che non la conosciamo ancora. Esatto. Beh, semplicemente perché non conosciamo le leggi che ci sono dietro e le energie. Bravo. Va bene, ragazzi, allora io vi ringrazio entrambi per la disponibilità, per essere stati qui con noi ancora una volta. Ringrazio ovviamente il pubblico che ci ha seguito fino alla fine per le domande, i moderatori e Bruno che è dovuto andare via e vi saluta.
è andato pochi minuti Ciao fa. Bruno. Ok, ciao. Quindi a tutti buonanotte, un abbraccio. Vi Grazie ricordo a te, che la Gabri. live, Grazie Gabriele, è sempre un piacere. grazie a voi. Ricordo a tutti che domani ci sarà una live non alle 18:30 del pomeriggio, ma alle 21:10 di nuovo, perché domani pomeriggio io sarò fuori città e quindi non potevo fisicamente essere presente alla live. Buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao. Buonanotte, Notte. ciao. Ciao.